a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti nel primo capitolo della San Giuliano saga. Oggi vi porto quello che senza ombra di dubbio possiamo definire lo scandalo più trash dell'anno. Uno scandalo all'italiana di quelli che ci fanno capire in che senso discendiamo dalle scimmie. La prima persona a cui devo chiedere scusa, che poi è una persona eccezionale, è mia moglie. La vicenda ruota attorno a una relazione clandestina tra il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, e un'organizzatrice di eventi, Rosaria Maria Boccia, che qualcuno definisce anche un influencer. Questa Rosaria Maria Boccia non sa resistere alla tentazione di condividere molti dettagli delle sue giornate sui social e così quando il ministro Sangiuliano ha cercato di assumerla come consigliera, grazie al profilo Instagram di lei sono venuti a galla degli altarini che hanno rovinato quel poco che restava della reputazione dell'Italia agli occhi del resto del mondo. Il ministro Sangiuliano, nel tentativo di recuperare la faccia perduta, si aggroviglierà al che in una rete di bugie di volta in volta smentite da Rosaria Maria Boccia su Instagram con screenshot, foto, video e registrazioni. Rosaria Maria Boccia, ragazzi, ha un archivio di foto e video che inizia milioni di anni fa. Rosaria Maria Boccia è sempre esistita, lei ha le prove di ciò che avete fatto, non fatela arrabbiare. Veramente ragazzi, non fatela arrabbiare, per cortesia moderatevi nei commenti, non insultate i personaggi coinvolti, se siete veramente troppo agitati incanalate la rabbia nelle emoji e commentate con l'emoji di una macchina fotografica o un paio di occhiali o qualunque emoji vi faccia pensare a questa storia. Cominciamo subito a sviscerare tutti i dettagli del Sangiuliano Gate. Tutto comincia il 26 agosto 2024, quando una donna di nome Rosaria Maria Boccia, o forse Maria Rosaria Boccia, non si capisce la sequenza corretta quale sia. Il mistero in questa storia comincia già all'anagrafe. Il 26 agosto 2024 Rosaria Maria Boccia pubblica su Instagram una foto in cui la vediamo raggiante accanto al nostro ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Nella descrizione della foto scrive: grazie al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina a consigliere del ministro per i grandi eventi. La cosa non ci dovrebbe sorprendere troppo ragazzi, d'altra parte questa Rosaria Maria Boccia da mesi accompagna il ministro in giro per gli eventi. Ma chi è esattamente? Rosaria Maria Boccia ha 41 anni, è di Pompei, su Instagram vanta una notevole popolarità, prima che scoppiasse lo scandalo contava già circa 27.000 followers stando a quanto riportato da Quotidiano Nazionale. Nella sua bio di Instagram Rosaria Maria Boccia si descrive come presidente Fashion Week Milano Moda addirittura. Il suo curriculum non è da buttare ragazzi, pare che sia laureata in economia. Dico pare perché il suo profilo LinkedIn al momento è sparito nel nulla, non lo so, però diverse fonti riportano che si fosse laureata nel 2005 in economia aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli Partenopea. Non solo, Rosaria Maria Boccia si sarebbe addirittura rilaureata again l'anno scorso nel 2023, questa volta all'Università Telematica Pegaso, dove avrebbe ottenuto una laurea in economia e management, cioè si è ripresa la stessa laurea. Perché? Boh, è stato così divertente che l'ha voluto rifare. Rosaria Maria Boccia, dopo gli studi, decide di seguire le orme dei suoi genitori, proprietari di un negozio di abbigliamento, e aprire un atelier di abiti da sposa nella sua città natale, Pompei. Il suo atelier finisce per fare una cosa grossa, infatti nel 2017, in occasione del 25° anniversario del concerto di Natale in Vaticano, Rosaria Maria Boccia veste le musiciste dell'orchestra con abiti di seta nera del suo atelier, un incarico che le vale la fama a Pompei, cioè lei a Pompei diventa una star. Coco Chanel, i giornali campani la etichetteranno infatti come la stilista pompeiana. C'è un articolo di un giornale regionale che la descrive come un orgoglio del sud e un esempio continuo di quanta strada possa fare chi crede nei propri sogni. Ormai prossimo passo ragazzi, vestire Kim Kardashian al Met Gala. Nel 2018 Rosaria Maria
Maria Boccia ottiene addirittura un incarico come consulente di moda per l'orchestra del Festival di Sanremo, che tu dici come ci è riuscita. Non si sa, cioè non lo so come ci si agganci a queste cose, se facciano dei concorsi, delle gare, non lo so. Io però ho una teoria. Pompei, ragazzi, è una cittadina che conta circa 25.000 abitanti, che sono pochi. Per darvi un'idea, lo avete presente lo stadio San Siro? Ecco, considerate che lì dentro ci stanno 75.000 persone. A Pompei ne vivono 25.000, quindi solo un terzo delle persone che potrebbero entrare in uno stadio come San Siro. Cioè, se ci mettiamo dentro San Siro tutti gli abitanti di Pompei, rimane quasi vuoto. Napoli, ad esempio, conta più di 3 milioni di abitanti, per dire, no? Per capire la differenza. Insomma, non è un buco di culo Pompei, però è raccolta come città. Dove voglio arrivare, ragazzi? Le città più piccole hanno delle dinamiche interessanti perché spesso ci si conosce tutti. Infatti a Pompei molti conoscono il cognome Boccia e lo associano ai negozi di abbigliamento dei genitori di Rosaria Maria. Se vai in giro a chiedere conoscete Boccia, conosci Boccia, probabilmente qualcuno ti risponderà ah sì, quelli dei vestiti, quelli dei negozi di vestiti. Ora, in queste piccole cittadine non è difficile conoscere il sindaco, visto che si tende a conoscersi tutti. Ed eccoci qua. Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha dichiarato di conoscere Rosaria Maria da sempre. Cioè dirà il sindaco io conosco il nonno, conosco i genitori, mi ricordo addirittura, dirà il sindaco, di quando la mamma la accompagnava a scuola a Maria Rosaria quando era piccola. Il sindaco dirà di sapere bene dove lavori Rosaria Maria Boccia e dirà anche so pure che è fidanzata. È stata lei a presentarmi il suo fidanzato. Anche se in realtà di questo fidanzato, ragazzi, sui social di Rosaria Maria Boccia non c'è traccia, il che per me significa che non esiste. Cioè io ho capito che se lei una cosa non la fotografa, al 90% non esiste, quindi almeno che il suo fidanzato non sia un certo Marc Caltagirone, un certo Simone Coppi, il sindaco la sta confondendo con un'altra Rosaria Maria. Comunque, dicevo, non mi stupirebbe, ragazzi, se Rosaria Maria Boccia avesse avuto qualche aggancio giusto come il sindaco di Pompei che le ha permesso di aggiudicarsi ruoli importanti nell'Orchestra Vaticana, al Festival di Sanremo, anche perché lei è una che, come vedremo, ci sa fare, ragazzi, sa creare connessioni, sa sfruttare al massimo le opportunità che le si presentano. Quindi, insomma, comunque sia, questi incarichi le conferiscono prestigio e ben presto Rosaria Maria Boccia si qualifica come organizzatrice di eventi. Cioè lei passa dal negozio, dall'atelier di abiti da sposa all'organizzazione di eventi, si mette a organizzare eventi, ma non eventi tipo matrimoni o feste in discoteca, eventi tipo le sagre di paese, quindi cose che richiedono una certa intraprendenza, ma soprattutto richiedono contatti, tanti contatti nei vari paeselli in cui vai a organizzare le sagre, perché devi coinvolgere il comune del paese, devi incontrare il sindaco del paese, gli assessori, ottenere i permessi, devi trovare la banda che suona, devi chiedere al prete di venire se no s'offende. Vi faccio qualche esempio di evento organizzato da Rosaria Maria Boccia, ragazzi. Nel 2018 organizza a Cetara l'evento Le Rosse in Rosa e lei nell'evento risulta la direttrice artistica di Fashion Week Milano Moda. Il progetto appunto di Fashion Week Milano Moda è quello di aprire le porte a nuovi talenti, a nuove iniziative. Ringraziamo per la collaborazione tutta l'amministrazione comunale, il sindaco Fortunato Della Monica, l'assessore Angela Speranza con deleghe alla cultura e al turismo, il consigliere Marco Marano con delega al commercio. Ma non si ferma a questo traguardo. Nel 2020 organizza a Capri l'evento Mediterraneo da Capri a Cartagine e vabbè ragazzi, c'è inutile che ve li menziono tutti perché mi rendo conto che le vostre palle hanno un limite di sopportazione oltre il quale si rompono, però sono tanti, credetemi, e secondo me il suo contatto con il sindaco di Pompei le avrà facilitato la logistica. Perché lo penso? Perché in un'intervista proprio il sindaco di Pompei dirà, riferendosi a Rosaria Maria Boccia, mi propose di organizzare qui da noi, quindi a Pompei, il Festival della Bellezza. Tutti pensavano fosse una sfilata di belle donne
Invece no, si parlava di salute e fu molto utile. Quindi praticamente il sindaco le ha fatto organizzare il Festival della Bellezza senza manco informarsi su cosa fosse esattamente, capito? Sulla fiducia, tanto è brava Rosaria Maria. L'ha scoperto dopo, da quello che mi sembra di capire, che non fosse una sfilata ma si parlava di salute. Rosaria Maria Boccia sembra una che non sta mai ferma, sembra una di quelle persone che, non so se ce le avete presenti, si danno da fare, propongono, organizzano, che sono brave a fare rete con chi conoscono, no? Con chiunque incontrino. In base all'idea che mi sono fatta, lei è il tipo di persona che quando si trova davanti a personaggi importanti si presenta, cerca di fare una buona impressione e sa costruire e mantenere i contatti. Questa è una qualità fondamentale per chi lavora con l'organizzazione di eventi. D'altronde, Rosaria Maria Boccia continuerà la sua incredibile ascesa fino ad arrivare a organizzare eventi dentro la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, cioè dalle sagre di paese ai dibattiti sul futuro del paese. Ragazzi, è stato un attimo. La sua avventura nel magico mondo di Montecitorio parte nel 2023, quando Rosaria Maria Boccia organizzerà a Roma l'evento Wedding Surgery, medicina estetica e nuove tendenze. Dare nuove regole alla medicina estetica. Il progetto presentato oggi alla Camera si chiama Wedding Surgery ed è stato curato tra gli altri dalla presidente di Fashion Week Milano Moda. Questo evento lo chiameremo, per ricordarcelo, l'evento sulla chirurgia estetica. Proprio grazie a questo evento Rosaria Maria Boccia si andrà a infilare in un ambiente particolare, la politica italiana. A questo evento e ad altri eventi immediatamente successivi, infatti, saranno presenti politici di spicco come Jimmy Cangiano di Fratelli d'Italia, Anna Rita Patriarca di Forza Italia e Simona Loizzo della Lega. Rosaria Maria Boccia presenta una mozione alla Camera per chiedere che dagli interventi di chirurgia estetica per favore si tolga l'IVA. Lei combatte le battaglie giuste. Uno di questi intergruppi, quello sulla bellezza, sarà presieduto da Jimmy Cangiano. Attenzione, chi è Jimmy Cangiano? È un deputato, è conosciuto per essere l'ex compagno di Valeria Marini. Attualmente sta con Danny Mendez, Miss Italia 1996, quindi capite che Jimmy di bellezza se ne intende e pertanto presiederà il Festival della Bellezza, affiancato proprio dalla nostra Rosemary. A conferma della cosa, i due si scatteranno qualche fotoricordo, ovviamente. Un parlamentare di centrodestra in futuro racconterà a Repubblica, parlando di Rosaria Maria Boccia, vi leggo le sue parole: non ci volle molto a inquadrarla, millantava rapporti, si intrufolava. Poi il 15 giugno 2023 sempre alla Camera farà il Festival di Beneficenza, poi il 20 luglio presiederà ancora un altro evento. Praticamente questo evento è tipo diete mediterranee e ci sarà tutto un cast di medici, dietologi, chef e diversi deputati di Italia Viva, Forza Italia. Infine, il 20 dicembre 2023 chiuderà l'anno con un altro grande evento alla Camera, sempre sulla dieta mediterranea, dove lei sarà presidente del comitato e verrà affiancata, attenzione, dal ministro Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, il cognato di Giorgia Meloni, la nostra attuale presidente del Consiglio. Rosaria Maria Boccia sembra ormai perfettamente a suo agio tra i potenti. Tutti questi eventi sono documentati da lei stessa tramite foto che la ritraggono seduta alla Camera dei Deputati, foto che ovviamente lei, che ve lo dico a fare, condivide sui suoi social. Ora, Rosaria Maria Boccia da qui in poi su Instagram condividerà numerose foto con un politico in particolare, Gennaro Sangiuliano. Chi è Gennaro Sangiuliano? Dal 2022 è il nostro ministro della cultura, nominato da Giorgia Meloni. Nato a Napoli, laureato in giurisprudenza con un dottorato in diritto d'economia, possiede una biblioteca privata di oltre 15.000 volumi. Che li abbia anche letti, c'è chi ha dei dubbi. Prima di diventare ministro, Sangiuliano aveva anche scritto diversi libri, tra cui una biografia di Vladimir Putin, e aveva lavorato come giornalista, qualificandosi a una certa come vice direttore del TG1. Ma la svolta per Sangiuliano
Giuliano arriverà nel 2018, quando diventerà direttore del TG2, e sarà probabilmente proprio nel contesto della Rai che San Giuliano conoscerà Federica Corsini. Organizzatrice di eventi, Federica Corsini aveva iniziato la sua carriera in Rai nel lontano 1997 e da allora aveva fatto una scalata trentennale. Nel 2018 Federica sposa Gennaro San Giuliano, il direttore del TG2, e dopo 3 anni Federica Corsini diventa caporedattrice del TG2. Giusto. Questo, ragazzi, è il trio protagonista assoluto di questo dramma. L'organizzatrice di eventi Rosaria Maria Boccia, il ministro della cultura Gennaro San Giuliano e sua moglie, la giornalista Federica Corsini. Per comodità a lui lo chiameremo San Giuliano, perché essendo un politico è più noto con il suo cognome, e invece permettetemi di chiamare Rosaria Maria Boccia semplicemente Rosemary, perché questo continuo Rosaria Maria Rosaria mi sta facendo girare la testa. Rosemary. Ora, quando San Giuliano viene nominato dal governo Meloni come ministro della cultura, si fa notare subito, ma non esattamente per le sue competenze culturali. Anzi, il ministro si distingue per le sue gaffe frequenti, diventando virale sui social più di una volta. Ve ne menziono qualcuno, giusto per rovinarvi la giornata. Lo scorso 4 aprile, San Giuliano, mentre partecipava alla presentazione della nuova passeggiata archeologica a Roma, aveva pronunciato queste parole. Sentite. Dovessimo pensare a un luogo iconico di questa grande capitale, è proprio l'area dei Fori Imperiali e l'area del Colosseo. Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra pensa a Times Square. Times Square. E se pensiamo a Roma, pensiamo alla grande muraglia cinese. Times Square, per inciso, si trova a New York, non a Londra, quindi ministro della cultura, sì, ma non quella in geografia. Poi, lo avete presente il premio Strega? Trattasi di un prestigioso premio letterario che ogni anno viene assegnato a un vincitore che, ricevendolo, praticamente consoliderà la sua carriera in modo definitivo, cioè un premio comunque di eccellenza letteraria. Pensate che tra i vincitori storici del premio Strega c'è Umberto Eco. Come sapete, il premio Strega, uno dei massimi premi letterari italiani, è stato assegnato ieri a Umberto Eco per il suo romanzo Il nome della rosa. C'è Elsa Morante, c'è Cesare Pavese, quindi se vinci il premio Strega entri tipo nell'Olimpo della letteratura italiana. Ci sono buone probabilità che un giorno verrai studiato sui manuali di letteratura. Non è un premio da conferire con leggerezza. Nel 2023 ovviamente il ministro della cultura, in quanto ministro della cultura, viene invitato a fare parte della giuria per il premio Strega, cioè a votare il vincitore del premio Strega. Benissimo, dopo aver votato il ministro dice, sentite cosa dice: ho ascoltato le storie che sono, come dire, espresse in questi libri che sono finalisti questa sera, sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli. Non li ha letti? Sì, li ho letti perché ho votato, però voglio, come dire, approfondire questi volumi. Cioè, oltre la copertina, dentro. Scusate, che avete detto premio Strega e lui pensava fosse un concorso di Halloween. E lui è il ministro della cultura, ragazzi, pensate agli altri. L'ultima delle sue gaffe la farà nel giugno 2024, quando durante l'evento Tau Book 2024 a Taormina pronuncerà queste parole. Sentite. Colombo, sapete che non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma Colombo voleva raggiungere le Indie navigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei. Galileo Galilei, ragazzi, famoso predecessore di Colombo. Galileo Galilei che a sua volta basava le sue teorie sulle scoperte di Elon Musk. Alla fine Colombo, non so se lo sapete ragazzi, ma ha chiesto a Google Maps di portarlo nelle Indie, solo che ancora il GPS non funzionava tanto bene nel 1492 e quindi è andata come è andata. Ma cosa fa un ministro della cultura? Cioè, nella vita, qual è il suo compito? Un ministro della cultura ha il compito di promuovere e tutelare la cultura in ogni sua forma. Questo significa organizzare eventi per favorire la diffusione della cultura, sostenere progetti che valorizzino il nostro patrimonio artistico e storico. Non so, per esempio dare i fondi ai musei. E cosa non da poco, il ministro della cultura ha il compito di gestire i fondi pubblici destinati a tutti questi progetti culturali. Parliamo di soldi, ragazzi, parliamo di denaro che gli viene affidato per finanziare mostre,
festival, rassegne teatrali, musei, scuole, insomma tutti i progetti che arricchiscono il panorama culturale del nostro bel paese. Non è strano quindi che nel suo cammino San Giuliano si sia incrociato con Rosaria Maria Boccia, un'organizzatrice di eventi, essendo che lui organizza eventi culturali, ma da un certo momento in poi i due sembreranno diventare proprio inseparabili, cioè Rosaria Maria Boccia apparirà sempre più spesso al fianco del ministro in occasione di eventi culturali, fino a che non sembrerà la sua collaboratrice fissa, cioè lei sarà sempre presente accanto al ministro della cultura e Rosaria Maria Boccia documenterà tutti gli eventi, tutte le gite sul suo profilo Instagram, foto, video, post, ogni evento a cui parteciperà insieme al ministro verrà meticolosamente registrato e condiviso con i suoi followers. Nulla sfuggirà alla telecamera del suo telefono. Il suo profilo Instagram sarà il suo diario segreto, solo che non sarà segreto. La prima foto insieme di Rosemary e San Giuliano risale ad agosto 2023. Eccola qui. Nella didascalia sotto la foto Rosemary spiega di essere al Parco Archeologico di Pompei, a un evento al quale partecipano una serie di ministri. Gennaro San Giuliano, ministro della cultura, Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, e Matteo Piantedosi, ministro dell'interno. Ora, nella didascalia sotto questa foto, ragazzi, Rosemary dice ai suoi followers: sapete gente, io ho chiesto e ottenuto proprio in questa occasione la nascita dell'intergruppo parlamentare sulla dieta mediterranea. Mi hanno detto di sì e coordinerò io stessa questo progetto. L'intergruppo parlamentare, in poche parole, sarebbe che cosa? Quando un gruppo di parlamentari tiene un convegno su argomenti specifici, tipo in questo caso la dieta mediterranea. Non è un organo ufficiale, ragazzi, quindi non ha poteri legislativi l'intergruppo, è solo un'occasione di dibattito. Insomma, questo intergruppo si farà, ragazzi, si farà con una manica di politici italiani di destra. Rosemary infatti si avvicinerà sempre di più all'ambiente di destra, come appunto il ministro San Giuliano o Lollobrigida, gente nominata da Giorgia Meloni. Perché sottolineo che Rosemary si sia avvicinata di più alla destra? Perché secondo alcune teorie complottiste Rosemary sarebbe in realtà un personaggio mandato dall'opposizione per infangare appunto la destra, cioè una specie di agente segreto inviato da una sinistra disperata che, non riuscendo a smontare il governo attraverso le idee, non riuscendo a smontare il governo attraverso il dibattito politico, ora starebbe usando Rosemary come pedina per andare a minare la credibilità del governo Meloni, sollevando uno scandalo. Cioè l'opposizione starebbe puntando sul gossip. Il gossip sarebbe la nuova arma per capovolgere il governo. La vicinanza di Rosemary ai personaggi di destra è testimoniata anche da questo pizzino. Si tratta di un bigliettino ufficiale di ringraziamento scritto da Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, a Rosemary nel febbraio 2024. Lollobrigida le ha scritto questo bigliettino e lei, puntuale come sempre, lo ha fotografato e lo ha condiviso su Instagram. Insomma, ragazzi, Rosemary è proprio infilata per bene in questo ambiente e non serve più ribadirlo, perché tanto è lei stessa a ribadircelo continuamente. Ogni occasione, ogni incontro, tutto viene documentato e condiviso sul suo profilo Instagram. Sembra che lei ci tenga a farci sapere, a fare sapere a tutti che lei è nel giro. Rosemary non è solo dentro la scena politica, né la fotografa ufficiale. Lei è come National Geographic, ma invece di registrare la vita mondana delle scimmie registra la vita mondana dei politici, quindi è esattamente come National Geographic. Rosemary e San Giuliano, sebbene si siano scattati questa foto insieme nel 2023, si rincontreranno di nuovo molto tempo dopo. Sull'incontro tra Rosemary e San Giuliano abbiamo varie versioni. Questa è la versione che racconterà in futuro Rosemary. Praticamente lei dirà: io e San Giuliano ci siamo incrociati fuori da un teatro a Napoli. Lui stava uscendo da uno spettacolo e io stavo camminando per strada per andare a cena. Mi sono fermata, l'ho salutato e San Giuliano mi ha detto: lo sai, domani vengo a Pompei per parlare con il sindaco di questioni elettorali. Al che gli ho risposto io: va bene, allora ci vediamo domani a Pompei. Da questo momento in poi, sempre seguendo la versione di Rosemary, sarebbero iniziati messaggi e telefonate tra i due. Sarebbe iniziato da qui il dramma di Rosemary e San Giuliano. A proposito di dramma, ragazzi, questa maglietta è di Pampling. Se volete anche voi una maglietta
maglietta come questa con le scritte simpatiche, oppure che vi ricorda qualche serie TV, andate su Pumpling, dove ne trovate migliaia, centinaia, non ne escono ogni giorno di nuove, veramente non ci si sta dietro, ragazzi. Usate, mi raccomando, il codice Babilonia, perché usando il codice Babilonia innanzitutto sostenete il canale e punto secondo potrete scegliere un paio di calzini gratis. Per esempio questi qui sono sicuramente tra i miei preferiti. Detto ciò, torniamo a noi. Un giorno di pioggia Rosemary e Gennaro si incontrano davanti a un teatro. Gennaro, finita la cena, si incontra e si sboccia con boccia, e così il dolce sorriso di lei al ministero e al G7 ora è. Tagmi Rosemary, certo il loro cuore palpita a Pompei, gli scavi li finisce lei, ma pure Meloni che è un buon amico. Ok, basta. Ma continuiamo ad analizzare il profilo Instagram di Rosemary per tentare di ricostruire il suo avvicinamento a San Giuliano. 25 maggio 2024. Rosemary pubblica questa foto scrivendo nella didascalia con il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Se guardate bene, ragazzi, nella foto c'è una terza persona. Si tratta della dentista Simona Russo, ex amica di Rosemary. Questa donna, questa Simona Russo, rivelerà ad Agospia di essere stata lei in realtà a fare da tramite tra San Giuliano e Rosemary. Cioè lei dice: gliel'ho presentato io il ministro San Giuliano a Rosemary e in seguito insieme lo siamo andati a trovare più volte. Quindi lei vuole il merito di avere combinato questo date, il che collide però con la versione di Rosemary sul romantico incontro casuale fuori dal teatro. Ma ragazzi, d'altronde versioni su come i due si sarebbero conosciuti ne esistono ormai decine, ne verranno fuori altre probabilmente. Sono sicura che cercando bene si trovi anche una versione in base alla quale i due si siano incontrati per la prima volta in una ludoteca per bambini. Ma sapete cosa? Non ci interessa, non ce ne frega niente, ciò che accadrà dopo il loro incontro sarà interessante. Dal 25 maggio 2024 Gennaro San Giuliano diventerà una presenza fissa sul profilo di Rosemary. Da un certo momento in poi vedremo più lui che lei praticamente, cioè sembreranno a un passo dal profilo di coppia. Ma andiamo per ordine. Solamente 4 giorni dopo questa foto con la dentista, Rosemary condivide un'altra foto insieme a San Giuliano e a un avvocato. Nella didascalia Rosemary scrive: ospitalità napoletana top a casa De Magistris. Ora, questa casa De Magistris, essendo che si trovano a Napoli, secondo me la butto lì, sarà la casa di Luigi De Magistris, l'ex sindaco di Napoli. Ora, Rosemary nella descrizione della foto racconta di essere stata invitata a questa festicciola, cioè a casa di De Magistris, da una tizia che lei chiama Prezzemolina. E indovinate chi è? La dentista Simona Russo. Vi ricordate di lei? Ne abbiamo parlato circa 2 secondi fa. E questa sua amica, ragazzi, compare spesso nei post di Rosemary in cui c'è anche San Giuliano. Cioè, Prezzemolina, secondo me, ha un ruolo in tutta questa storia, non si capisce bene quale però. Cioè, il soprannome Prezzemolina le calza proprio a pennello, perché spunta sempre in ogni piatto, in ogni situazione, in molte foto postate da Rosemary. Il giorno dopo questa festicciola da De Magistris, il racconto di Rosemary sui social prende una piega decisamente strana. Stavolta condivide questo: un cartello con le indicazioni degli uffici dentro al ministero. Cioè Rosemary si trova dentro il Ministero della Cultura e chiede ai suoi followers: indovinate in quale direzione sto andando? Le opzioni sono sala crociera, sottosegreteria di Stato o stanza del ministro. Ed è la risposta stanza del ministro a diventare verde, quindi è la risposta corretta. Lei sta andando da Jenny, da San Giuliano, ragazzi. Nella storia successiva Rosemary sembra uscita, insomma, dalla stanza del ministro e infatti si scatta un selfie in ascensore tenendo in mano 2 libri. Sono 2 libri scritti da San Giuliano. Reagan è il nuovo Mao. Non ce li aveva quando è arrivata, quindi presumo che glieli abbia regalati lui.
lui. Passa un po' di tempo, insomma passa qualche ora e Rosemary questi libri li fotografa proprio in primo piano, appoggiati su un tavolo al ristorante, e accompagna la foto mettendo una canzone di Ligabue. Il titolo della canzone è Dedicato a noi. Sul tavolo di questo ristorante intravediamo pure 2 calici di vino. E ragazzi, cioè, ovviamente i sospetti iniziano a crescere. Cosa sta davvero succedendo tra Rosemary e Jenny San Giuliano? Tra parentesi, non è la prima volta che Rosemary fa delle foto all'interno dei palazzi del governo. Basta scorrere il suo profilo Instagram per trovare un pallino di storie in evidenza datato più o meno intorno al 10 maggio, quindi circa 20 giorni prima. Insomma, il periodo in cui lavorava all'intergruppo sulla chirurgia estetica per chiedere la rimozione dell'IVA dagli interventi, vi ricordate? Bene, in quei giorni pare che Rosemary abbia realizzato un vero e proprio tour di Palazzo Montecitorio. Il video sembra girato di sera, i corridoi sono semivuoti e praticamente Rosemary avanza a passi non troppo felpati, si affaccia in vari uffici e registra ogni dettaglio camminando per il palazzo. Un video lungo, ragazzi, che dura minuti interi, cioè lei sembra tipo Lara Croft, la protagonista di un videogioco. Mappa ogni anfratto e praticamente così facendo svela la planimetria di uno dei palazzi più importanti del nostro paese e la mette su Instagram. E questo è esattamente il motivo per cui è vietato fare foto e video all'interno di Montecitorio, cioè è una questione di sicurezza nazionale. Ma questo video tour non basta alla nostra intrepida esploratrice, per cui Rosemary farà un secondo video tour il giorno dopo, l'11 maggio, questa volta in pieno giorno. Questa volta c'è movimento, Rosemary incrocia persone, entra in stanze occupate e registra tutto, ragazzi, registra ogni cosa. Com'è possibile che nessuno la fermi? Nessuno si accorge che lei è lì con un telefono a registrare? Ricordiamo che non è assolutamente permesso filmare all'interno del palazzo, eccetto in zone specifiche tipo la sala stampa, ovviamente. Quindi com'è che nessuno la sta fermando? Ebbene, se ci fate caso, durante la registrazione le sue mani sono visibili, lei gesticola. Quindi che cosa significa questa cosa? Che non tiene in mano nessun telefono. Ma allora, come fa a riprendere tutto? La risposta è qui, ragazzi, creato con Ray-Ban Meta. Quindi Rosemary sta utilizzando questi occhiali Ray-Ban, occhiali apparentemente innocenti che in realtà sono un oggetto del demonio, una cosa tipo Ispettore Gadget, dotati di una telecamera e microfono integrati. Questi occhiali registrano video, ragazzi, quindi Maria Rosaria Boccia si aggira per Montecitorio con un aggeggio, un paio di occhiali da vista che le permettono di registrare video e audio senza che nessuno se ne accorga. È vero che sti occhiali hanno una lucina integrata, non li sto pubblicitando, non mi stanno pagando per questa cosa, non so nemmeno bene come si usino, francamente, perché sono di Filippo. Dicevo, è vero che sti occhiali hanno una lucina integrata. Lo scarichi. Vabbè, sti occhiali hanno una... Oddio, forse ho fatto una foto. Mi stanno parlando in questo momento gli occhiali. Dicevo, è vero che hanno una lucina integrata questi occhiali, lucina che si accende quando registri o quando scatti una foto, e la lucina serve proprio a rendere noto il fatto che tu stia spiando. Ma secondo me è una paraculata, perché a parte che esistono un sacco di escamotage per coprire sta lucina, ma poi non si vede, cioè secondo me non si vede questa lucina. Aspetta. Ok, adesso ho scattato una foto. Allora, quando Filippo registra io non me ne accorgo quasi mai, non ci faccio caso a questa lucina, magari sono io a essere distratta. Oltretutto non tutti conoscono questa tecnologia, quindi magari lì a Montecitorio anche chiunque avesse notato la lucina poteva scambiarli per occhiali per leggere al buio, no? Con la lucina per illuminare le pagine,
un oggetto preso da Tiger. La stessa Rosemary, una volta scoppiato lo scandalo, confermerà di aver registrato tutto usando dei Ray-Ban Meta e specificherà niente di illegale. Beh, allora, innanzitutto Palazzo Montecitorio è un luogo soggetto a norme di sicurezza molto rigide. All'interno di questi spazi è vietato registrare video e audio senza autorizzazione. È una misura di sicurezza, quindi che sia con il cellulare, che sia con gli occhiali Ray-Ban Meta, che sia portandoti un cameraman per dappresso, registrare all'interno del Parlamento senza permesso equivale a una violazione dei protocolli di sicurezza. Ma queste cose Rosemary non le sa, perché sono cose che sa chi ci lavora in questi edifici. Ecco perché a Palazzo Montecitorio non dovrebbe essere permesso circolare a chiunque voglia farsi un giro. Cos'è? Zara? Guardiamo un attimo che cosa hanno in questo reparto. Ma non finisce qui. Il 3 giugno 2024 Rosemary pubblica addirittura questa foto e nella didascalia scrive: oggi al comune di Pompei abbiamo incontrato il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per l'apertura del G7 Cultura e tagga in questo post il comune di Pompei, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e l'immancabile Prezzemolina. Sapete cosa significa tutto questo? Significa che Rosemary ha partecipato a una riunione di preparazione per il G7 Cultura, non all'assemblea scolastica, no, alla riunione di preparazione per il G7 Cultura. Pessima idea. Cos'è il G7, ragazzi? Non è il nuovo smartphone di Samsung, ma una riunione esclusiva di alcuni dei paesi più potenti del mondo. Il nome G7 sta per gruppo dei 7. I 7 non sono i supereroi di The Boys, ma i 7 stati che il giorno del G7 si siedono attorno a un tavolo e discutono di questioni economiche, di politiche globali, si scambiano idee del tipo come possiamo cooperare per il progresso del mondo. E quali sono questi stati? Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Giappone. Prima il G7 era il G8 perché c'era anche la Russia, ma dal 2014 la Russia è stata esclusa. Via, niente vodka alle riunioni. Proprio questa cosa, ragazzi, farà complottare qualcuno. Questo non so se è il mio complotto preferito o quello che mi fa ridere di più, però insomma questa cosa farà complottare qualcuno che Rosemary sia in realtà una spia russa. Cioè, la cosa che mi fa ridere, ragazzi, è che se ci pensate, Sangiuliano ha scritto il libro su Putin. Tutto torna, tranne che Rosemary fino all'altro ieri organizzava sagre di paese a Cerate, tutto torna. Ma torniamo al G7, abbiamo capito cosa sia il G7, ma cos'è il G7 Cultura? Il G7 Cultura si svolge esattamente come un G7, ma si discutono questioni legate alla cultura, quindi comunque viene tutta sta gente, però si parla solo di questioni legate alla cultura. Il primo e unico G7 Cultura al momento si è tenuto a Firenze nel 2017 e durante quell'incontro si è parlato anche di come proteggere il patrimonio culturale da minacce come guerre, calamità naturali e, ragazzi, terrorismo, attentati. Chissà, forse al concerto di Taylor Swift l'attentato è stato sventato proprio grazie alle strategie elaborate durante il G7 Cultura su come prevenire certi attacchi durante eventi di massima importanza culturale come eventuali concerti di Taylor Swift. Ora, il nuovo G7 Cultura si terrà a Napoli, in realtà si sarà già tenuto a Napoli quando voi vedrete questo video, perché si è tenuto dal 19 al 21 settembre 2024 e i partecipanti saranno naturalmente i ministri della cultura dei 7 paesi. Ora, il fatto che Rosemary sia stata presente a una riunione di preparazione per questo G7 è una cosa non proprio corretta, perché questa riunione fotografata da Rosemary non ha l'area di essere un incontro aperto al pubblico a cui può partecipare chiunque, sembra più una riunione privata, un incontro che dovrebbe essere riservato ai soli membri dello Stato. A che titolo Rosemary si trova in questo gruppetto? Anche la presenza di Prezzemolina mi fa sorgere più di un dubbio, ragazzi, però ci concentriamo su Rosemary perché è di lei che si sta parlando. Il punto qual è?
Una persona estranea allo Stato non è autorizzata in nessun modo ad avere informazioni riservate sul G7 Cultura, perché, come vi dicevo, all'ultimo G7 Cultura si è discusso, tra le altre cose, pure di minacce, di come prevenire minacce terroristiche. Immaginate cosa accadrebbe se una spia di un gruppo riuscisse a fare amicizia col ministro, infiltrarsi alle riunioni e scoprire i piani per prevenire il terrorismo. Una cosa del genere non deve accadere, ne va della sicurezza di 7 paesi del mondo. Eppure, tutto a partire da questa foto ci farà pensare che Rosemary stia seguendo passo dopo passo l'organizzazione del G7 Cultura. Il giorno dopo, infatti, Rosemary posterà un'altra foto su Instagram in cui ancora una volta la vedremo insieme a San Giuliano a Pompei, e nella didascalia scriverà: visita del ministro della cultura Gennaro San Giuliano al parco archeologico degli scavi di Pompei, e metterà l'hashtag G7. No ragazzi, c'è l'hashtag G7 no. Perché usa questo hashtag? C'è un motivo ragazzi, perché San Giuliano, cioè io vi ho detto che il G7 Cultura si farà a Napoli, ma qui San Giuliano se la starebbe pensando di fare il G7 Cultura a Pompei invece che a Napoli, guarda caso la città di Rosemary. Il 19 giugno, quindi circa 2 settimane dopo questa visita agli scavi di Pompei, hashtag G7, Rosemary pubblicherà quest'altro post in cui scriverà: oggi al parco archeologico di Ercolano il ministro della cultura Gennaro San Giuliano ha inaugurato il nuovo percorso dell'antica spiaggia. E chi c'era con il ministro San Giuliano? Lei ovviamente ragazzi, sempre presente. Solo 4 giorni dopo Rosemary pubblicherà un'altra foto, questa volta lei e San Giuliano li vedremo insieme al Teatro Greco di Taormina. L'evento è il Tau Book Festival ragazzi, organizzato proprio dal Ministero della Cultura e quindi dallo stesso San Giuliano. È proprio il giorno in cui San Giuliano fa quell'intervento imbarazzante in cui dice: Cristoforo Colombo navigava basandosi sulle teorie di Galileo Galilei. C'era anche Rosemary ragazzi quella sera. Ebbene, nella foto, oltre a Rosemary e San Giuliano, vediamo anche altre 2 persone. Conosciamo questi 2 personaggi che si vanno ad aggiungere al cast di questa serie TV. Emanuele Merlino, il capo della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, in altre parole quello che risponde al telefono e legge i documenti, è Fabio Longo, il consigliere del ministro della cultura, cioè il grillo parlante di San Giuliano. Il grillo parlante a questo punto avrebbe dovuto sussurrare all'orecchio di San Giuliano: onorevole, cosa cazzo ci fa Rosemary con noi? Che funzione ha? Nessuna ragazzi, questa è la risposta. Se guardiamo il programma ufficiale scaricabile dal sito del Tau Book Festival scopriamo che Rosemary non ha nulla a che fare con l'organizzazione di questo evento. Il suo nome non compare da nessuna parte. Rosemary sembra essere una semplice invitata. Ora, se è invitata a spese sue, tutto a posto. Ma non facciamo che è in vacanza con il ministro della cultura San Giuliano e sta offrendo lui? Cioè non è che ci frega qualcosa tanto per il fatto che lui è sposato e starebbe mettendo le corna alla moglie palesemente, o comunque starebbe portando come più uno agli eventi di lavoro un'amica conosciuta da qualche mese. Non ci frega tanto per questo quanto perché l'evento è sicuramente sostenuto da fondi pubblici e non vogliamo certo pensare che i soldi pubblici vengano sprecati per pagare vitto e alloggio alle amiche dei ministri. Cioè penso che ne finanziamo già abbastanza di gente in Parlamento che non fa assolutamente niente di utile per il paese, ci mancano solo le loro amiche. Eppure ragazzi, tutto fa pensare questo, perché lo stesso giorno Rosemary pubblicherà un'altra foto che la ritrae seduta a un tavolo insieme a San Giuliano, il capo della segreteria e il consigliere, il grillo parlante. Si trovano al San Domenico Palace di Taormina, un hotel di lusso ragazzi. Io ho provato a prenotare una camera per curiosità e a parte esserci poca disponibilità, per dormire nella stanza più basica ci vogliono più di 1.000 euro a notte ragazzi, praticamente quello che guadagna
non lo so, un insegnante in un mese di lavoro, perché la cultura è importante per il Ministero della Cultura. Io già, vabbè, quello fa parte del Ministero dell'Istruzione, non c'entra niente, però io già qui mi prendo male, ragazzi, mi dovete scusare, ci sono soldi che comunque potrebbero essere spesi per i musei, per le biblioteche, e invece vengono usati per cosa? Per pagare gli hotel di lusso al ministro e ai suoi collaboratori e non so se anche alle sue amiche, nei luoghi in cui si svolgono questi eventi culturali. Tra l'altro nella didascalia sotto questa foto Rosemary scrive pure Taormina Day 2, giorno 2, sono 2 giorni che soggiorna in questo hotel da 1.200 euro a notte. Comunque, per capire le mie lamentele, ragazzi, nonché tutte le polemiche che sorgeranno dallo scandalo, forse è importante che ci fermiamo un attimo e capiamo come funziona lo stipendio di un ministro della cultura e come funzionano i fondi pubblici. Facciamo un po' di conti in tasca. Secondo siti come Money.it e Qui Finanza, Gennaro Sangiuliano percepirebbe uno stipendio mensile di circa 4.500 euro netti, puliti, tutti i suoi, può farci quello che vuole, ma come titolare di un ministero, in questo caso quello della cultura, Sangiuliano ha accesso a dei fondi, soldi destinati, come dicevamo, a valorizzare musei, biblioteche, teatri, e questi fondi sapete da dove arrivano? In gran parte dalle tasse che paghiamo noi, non solo dalle tasse, ma in gran parte sì, ed è bene parlarne perché è soprattutto qui che scatta l'indignazione in primo luogo di chi ha partita IVA e ogni anno si vede portare via praticamente tutto quello che ha messo da parte per pagare tasse asfissianti. Ecco, ragazzi, sapere che quei soldi, frutto di tanti sacrifici e tanto lavoro, dovrebbero servire, tra le altre cose, a promuovere la cultura del paese, a proteggere il nostro patrimonio artistico, è un conto. Cioè, non dico che le paghi col sorriso le tasse, anche perché ci ho provato, ma niente, vogliono i soldi, però comunque sai che usufruirai di quei soldi in qualche modo. Ma se c'è anche solo il minimo dubbio che quei soldi vengano utilizzati per coprire spese personali del ministro e per finanziare le vacanze alle sue amiche, quando io magari me ne privo di andare in vacanza, allora è lì che inizio a percepire il sentimento della presa della Bastiglia. Ora, la cifra che viene stanziata per il Ministero della Cultura viene decisa in base a cosa? In base alle previsioni di spesa che vengono fatte dal ministro stesso, cioè all'inizio di ogni anno. Praticamente il Ministero della Cultura presenta una previsione del tipo: allora raga, per tutelare i beni culturali, per promuovere gli eventi che ho in mente di organizzare, per pagare musei, biblioteche eccetera, mi serviranno quest'anno circa tot euro. Stiamo parlando di cifre importanti, cioè, per farvi un esempio, ragazzi, dal sito del Ministero della Cultura apprendiamo che per il solo 2024 l'importo finanziato è stato di 63 milioni di euro. Da qui arriviamo a Rosemary e a porci le domande che ci siamo fatti. Chi ha pagato il soggiorno di Rosemary? Chi ha pagato il suo pranzo? Se si è pagata tutto da sola, benissimo. Ma se invece, essendo nella comitiva di Sangiuliano, è stato lui a coprire le spese facendo unico conto, cioè per lui, il suo grillo parlante, il suo segretario, e infilandoci dentro anche Rosemary, tanto non se ne accorge nessuno, allora il discorso cambia. Il problema, ragazzi, è che noi non possiamo saperlo, non possiamo sapere se Rosemary si è pagata da sola ogni singolo centesimo o se è stata infilata tra le spese dell'evento, come non possiamo sapere chi paghi la sua vacanza a Polignano al mare, in Puglia, quando vediamo Sangiuliano e Rosemary prendere il sole insieme mentre chiacchierano amabilmente con Cruciani. Una risposta al dilemma chi paga le cose a Rosemary, ragazzi, l'avremo in futuro e non ci piacerà. Infatti il Foglio riporterà la versione di un certo Gianluca Loliva, presidente del Festival Il Libro Possibile, uno dei tanti eventi a cui Sangiuliano ha partecipato accompagnato da Rosemary, e questo Gianluca Loliva affermerà che la segreteria di Sangiuliano gli avesse chiesto 3 stanze, una per Sangiuliano stesso, per lui, una per un agente di scorta e una per un collaboratore. Alla fine questo collaboratore era, a detta di questo Gianluca, Rosaria Maria Boccia, quindi non era solo Sangiuliano a spacciarla per collaboratrice, ma l'intero staff del ministro, perché a telefonare era stata la segreteria di Sangiuliano. Ora, potrebbe non essere vero, potrebbe esserci qualche errore nel
nelle notizie, qualcuno potrebbe non dire la verità, tipo questo Gianluca, o qualche giornale potrebbe averla riportata male, ok, tutto quello che vogliamo, ma il dubbio già di per sé è inaccettabile secondo me. Cioè, considerata la opprimente pressione fiscale in Italia, la trasparenza dovrebbe essere il minimo per chi ha la responsabilità di usare quei soldi. Cioè, non me lo devi proprio fare venire il dubbio che tu ti stia facendo la vacanza che io non mi posso permettere per dare i soldi allo Stato. Le tasse sono un patto di fiducia tra chi le paga e chi ha il compito di gestire quei soldi, e su questo patto di fiducia si regge l'intero sistema economico. Le tasse esistono perché mettiamo insieme i nostri sforzi per garantire che tutto possa continuare a funzionare, dalle strade che percorriamo ogni giorno ai musei che raccontano la nostra storia, passando per gli ospedali che ci curano, fino alle scuole che formano le generazioni future. Quando paghiamo le tasse rinunciamo tutti quanti, quelli che le pagano, a soldi che potrebbero migliorare la nostra vita, con cui ci potremmo comprare una macchina più lussuosa, con cui ci potremmo fare molte vacanze in più, e li versiamo nella speranza che vengano usati per fare funzionare il grande e complesso meccanismo che è la nazione. Ma se noi accettiamo di fare la nostra parte, in cambio tu, ministro, li usi esattamente per il motivo per cui ce li fai versare quei soldi, e con la massima trasparenza. Cioè, non lo mischi il lavoro con la vita privata, non inviti l'amica a pranzare insieme ai collaboratori in hotel durante una missione di lavoro, non vai a prendere il sole con l'amica mentre sei in una città per lavoro, altrimenti non capiamo più con quale conto stai pagando cosa. Non esiste, ragazzi. Persino quando si fa un regalo di gruppo a un compleanno si richiede la massima trasparenza a chi raccoglie i soldi. Vogliamo presentato lo scontrino per molto meno. Quando facciamo i regali di fine anno alle maestre a scuola c'è nell'aria una diffidenza, cioè ci trasformiamo tutti nella guardia di finanza con la rappresentante di classe. Mettiamo 10 euro a testa, siamo in 10, il regalo deve costare 100 euro. Appena il regalo costa 99 euro, la stronza deve comprare la carta a regalo con quell'euro. Neanche un caffè ci deve uscire dai nostri soldi. Cioè, immaginate se chi raccoglie i soldi per fare il regalo alle maestre, prendendo 10 euro da ogni famiglia, con una parte di quei soldi nel tragitto per andare al negozio a comprare il regalo, fa una pausa al bar e paga un gelato per sé e per il suo amico con i soldi del regalo, cioè con una parte dei soldi del regalo. Ma stiamo scherzando? Cioè, potrebbe scoppiare una carneficina se si scoprisse una cosa simile. Bambini rapiti, la rappresentante che fugge alle Cayman, la maestra licenziata così a caso. Quindi, ok, ricomponiamoci. Una volta capito perché la gente si sta incavolando con San Giuliano, torniamo alla vicenda. Facciamo un attimo il riepilogo. Una persona estranea allo Stato di nome Rosaria Maria Boccia, che noi chiamiamo Rosemary, sembra seguire il ministro Gennaro San Giuliano passo dopo passo, soggiornando nei suoi stessi hotel di lusso e partecipando con lui a incontri che dovrebbero essere riservati, segreti, come quelli che riguardano l'organizzazione del G7 Cultura. Rosemary intanto continua a documentare su Instagram ogni passo di San Giuliano, come se fosse la sua cronista ufficiale. Ok, andiamo avanti. Il giorno dopo il soggiorno nell'hotel di lusso, Rosemary pubblica un'altra foto, un invito alla festa della Repubblica che si terrà ai Fori Imperiali, un invito che ad una prima occhiata sembra proprio un biglietto d'accesso a uno degli eventi più esclusivi dell'anno, riservato a persone eminenti, a onorevoli. Infatti c'è scritto chiaramente: il ministro della difesa è lieto di invitare la signora Rosaria Maria Boccia, seguito, ragazzi, da una nota che mi pare inequivocabile. C'è scritto: valido per una sola persona e strettamente personale. Quindi un invito riservatissimo. Rosemary si trova tra i privilegiati. Ma a questo punto la domanda è d'obbligo: perché proprio lei? Ma c'è anche un altro punto da considerare, volendo. Perché Rosemary ritiene necessario pubblicare tutto questo su Instagram? Perché quest'urgenza di mostrare a tutti di essere presente a un evento così esclusivo, di essere sempre in compagnia del ministro San Giuliano? Forse perché si vuole costruire l'immagine di una persona importante? Ci arriveremo. Post successivo, Rosemary questa volta la vediamo seduta al banco della Camera dei Deputati, in sala stampa, accanto a San Giuliano e ad altri politici. Si parla soprattutto del fatto che il ministro della Cultura stia stanziando una gran quantità di fondi per Pompei, per proseguire gli scavi archeologici. E qui, attenzione,
attenzione ragazzi, perché questo dettaglio ci servirà più avanti, perché sarà alla base di un altro complotto. Alcuni infatti noteranno che proprio dopo aver conosciuto la pompeiana Rosemary, San Giuliano si sia messo a stanziare fondi per Pompei a Tignitè, come mai era accaduto nei decenni precedenti. L'11 luglio Rosemary pubblica alcune foto scattate a Villa Medici, un luogo di grande interesse culturale. Da quello che sembra lei ci sta festeggiando il compleanno, non ho la certezza di questa cosa, però sembra così. Infatti il suo compleanno è l'11 luglio e anche se in queste immagini il ministro San Giuliano non si vede, lei comunque lo tagga, quindi questo ci fa pensare che lui fosse lì. E inoltre il giorno dopo Rosemary condividerà un'altra foto in cui è vicina a San Giuliano e scriverà in didascalia un compleanno speciale col cuoricino. La confidenza tra i due sembra ormai evidente, cioè come se il loro rapporto non sia più solo lavorativo, semmai lo è stato lavorativo, ma anche personale. Sembrano amici, sembrano almeno amici, ma non finisce qui. Il 13 luglio, quindi 2 giorni dopo il compleanno, Rosemary pubblica un'altra foto, questa volta con San Giuliano che cammina amabilmente a Riva Ligure mentre lei lo segue da vicino. È come se Rosemary fosse diventata la sua ombra, ragazzi. Infatti 6 giorni dopo, il 19 luglio, ancora lei pubblica un'altra foto, questa volta scattata al Teatro Casino di Sanremo. Nella didascalia scrive: il ministro della cultura Gennaro San Giuliano è tornato nella Riviera di Fiori, ospite dei martedì letterari al Teatro del Casino di Sanremo. Il ministro ha presentato il suo saggio Giuseppe Pezzolini. Cioè, come vi dicevo ragazzi, lei gli fa proprio la cronaca, gli fa da cronista, cioè tipo siamo al minuto 30 del primo tempo signore e signori e vediamo che il ministro della cultura Gennaro San Giuliano si sta muovendo in aria. Eccolo signori, è arrivato a Pompei dove si gioca la partita della cultura. Ma attenzione, perché qui a Pompei il terreno è un po' scottante, dicono. Il ministro avanza elegantemente, si avvicina al parco archeologico, attenzione, attenzione, passa al sindaco i fondi per gli scavi. Il sindaco intercetta la somma e va verso la porta avversaria. La temperatura della partita sale in fretta, sarà il vulcano. Sta lavorando bene con il sindaco di Pompei San Giuliano, lo assistono gli altri giocatori della squadra della cultura, tutti pronti a difendere il campo, come Maria Rosaria Boccia. Non è chiaro se lei sia l'attaccante, la portiera o l'arbitro. 4 giorni dopo Rosemary condivide un'altra foto, sempre in cui si trova in una situazione formale. Lei lo racconta tutto nella didascalia, ragazzi. Si scrive infatti: il ministro della cultura Gennaro San Giuliano riceve le chiavi della città di Pompei. Ora, la consegna delle chiavi della città è un gesto simbolico, ovviamente fin qui ci arriviamo tutti, le città non hanno una serratura, sarebbe problematico trovarne una così grande, ed è un gesto simbolico che significa cosa? Significa dire a una persona, un politico, grazie per avere contribuito a valorizzare la nostra città. Nel caso di San Giuliano gli si danno le chiavi di Pompei per dirgli grazie San Giuliano perché tu hai contribuito a valorizzare il nostro patrimonio culturale, sarai sempre il benvenuto qui, ora tu hai il compito di custodire la bellezza di questa città, ecco perché la chiave. Mi raccomando, non perdere queste chiavi, perché l'ultima volta che Pompei è rimasta incustodita era il 79 d.C. Nella foto condivisa da Rosemary c'è sempre la solita situazione, ragazzi, sindaco di Pompei, San Giuliano e Rosemary. Rosemary non si capisce a che titolo sia in mezzo a loro, cioè non è né la moglie di San Giuliano né la sua fidanzata, quindi che ruolo ha? Cioè è una sua collaboratrice personale, un assistente, è stata assunta per questo incarico o sta lavorando in nero? Boh, ragazzi, è un mistero. Rosemary sembra quasi che pubblicizzi San Giuliano come se fosse una sorta di sua addetta stampa personale, tanto che il post successivo è questo: una foto che riprende lei e San Giuliano circondati dai giornalisti, e anche questa volta nella didascalia lei gli fa la cronaca. Pompei, consegnate le chiavi della città a San Giuliano. Nell'aula consiliare dello storico palazzo defusto sede del comune di Pompei si è svolta la cerimonia della consegna delle chiavi, bla 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 bla. Poi continua, ragazzi, a pubblicare altre foto, loro insieme alla Pinacoteca di Brera. Eccoci qua, questo è interessante. Giorno di Ferragosto. Rosemary si scatta una foto taggandosi all'interno del Ministero della Cultura. E in effetti quello che vediamo alle sue spalle è proprio il Palazzo del Collegio Romano, la sede ufficiale del Ministero della Cultura. Questo è il Palazzo del Collegio Romano, questa è la foto di Rosemary, guardate lo sfondo.
Che cosa ci fa una comune cittadina lì dentro a Ferragosto? Si sta facendo la grigliata, perché il Ministero della Cultura non è tipo la biblioteca comune, cioè non è un museo in cui si può entrare liberamente, si può fare una gita, è un edificio dove l'accesso è riservato al personale e al massimo a chi ha appuntamenti ufficiali di lavoro. Quindi se Rosemary si trovava all'interno del Palazzo del Collegio Romano, la domanda è: chi l'ha autorizzata a entrare? San Giuliano? Tu casa es mi casa? Nella didascalia della foto Rosemary si limita a scrivere semplicemente buon Ferragosto, e a questo punto magari qualcuno di voi in buona fede potrà pensare: vabbè, sicuramente San Giuliano l'avrà autorizzata ad accedere in un giorno in cui i ministri non lavorano, a Ferragosto. La verità è che chi lavora al Ministero della Cultura lavora e come il giorno di Ferragosto. San Giuliano infatti è solito convocare una riunione proprio in questa giornata, proprio a Ferragosto, per sottolineare che l'istituzione funziona anche durante le festività, e quest'anno non ha fatto eccezione. Proprio il giorno di Ferragosto San Giuliano infatti avrebbe convocato una riunione al Ministero e vi avrebbero partecipato circa 20 funzionari. Che ci faceva Rosemary lì nel giorno in cui 20 funzionari si riunivano al Ministero? Lo staff di San Giuliano comunicherà la seguente cosa: è falso che il 15 agosto Maria Rosaria Boccia era al Ministero. C'erano una ventina di dirigenti e componenti dello staff e un sistema di pass d'accesso. Questo potrebbe peggiorare la situazione, perché comunque la foto c'è e se per entrare nel Ministero della Cultura serviva un pass, significa che qualcuno potrebbe aver generato un pass abusivo per Rosemary, cosa che credo si possa considerare un reato. Ora, è pur vero che la foto non è una prova definitiva, cioè comunque lei l'ha condivisa il 15 agosto, però magari l'aveva scattata un altro giorno. Resta il fatto che punto primo si trovava comunque all'interno del ministero, Ferragosto o non Ferragosto. Punto secondo, non tutte le fonti sono d'accordo sul fatto che lei non ci fosse quel giorno. Infatti c'è un testimone che dice io c'ero alla riunione quel giorno di Ferragosto e Rosemary era presente. In ogni caso, ripeto ragazzi, la cosa cambia poco, la situazione è comunque grave e sapete perché? Perché c'è un motivo per cui l'accesso al ministero dovrebbe essere strettamente controllato, cioè per evitare che persone non autorizzate abbiano la possibilità di toccare documenti ufficiali. Ma a quanto pare questo non sembra essere un problema per Rosemary, perché lei su Instagram arriva addirittura a pubblicare una foto in cui è intenta a leggere un documento ufficiale all'interno di Palazzo Montecitorio. Che documento? Si tratta dell'ordine del giorno della seduta pubblica del 29 maggio, il giorno stesso in cui lei pubblica la foto. Rosemary si mostra amabilmente mentre legge sto documento come se fosse il giornale della domenica. Quindi Rosemary quando entra, cioè non è che si fa soltanto una passeggiata senza toccare niente, cioè lei gode di un accesso a documenti che dovrebbero essere riservati. Cosa ci fa Rosemary in questi luoghi con questi documenti in mano? A che titolo si muove all'interno dei palazzi del potere e soprattutto chi le permette di farlo? La risposta arriva qualche post dopo. Eccoci qua ragazzi, è il 26 agosto 2024. Rosaria Maria Boccia pubblica su Instagram una foto insieme al ministro della cultura Gennaro San Giuliano e scrive: grazie al ministro della cultura Gennaro San Giuliano per la nomina a consigliere del ministro per i grandi eventi. Ed ecco la risposta a tutte le nostre domande: Rosemary è stata nominata consigliera del ministro per i grandi eventi, adesso tutto torna, ecco perché lo ha accompagnato a tutti gli eventi, ecco perché è stata sempre presente. Tutto combacia, ma proprio quando sembra che il mistero si sia risolto, qualcosa va storto. Lo stesso giorno il giornale online Dagospia pubblica un articolo shock. Secondo Dagospia, il portavoce di San Giuliano riferisce che la nomina di Rosemary se la stia inventando lei, perché questa donna non sarebbe mai stata nominata consigliera dal ministro San Giuliano. Le parole del portavoce riportate da Dagospia, ragazzi, sono inequivocabili, ve le cito testualmente. È una notizia falsa. Maria Rosaria Boccia non è mai stata nominata consigliere del ministro.
Ma in che senso? Cioè, può essere mai? A questo punto, ragazzi, Dagospia condivide anche uno screenshot di una storia pubblicata su Instagram da Rosemary in cui lei scrive: sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il ministro continuano ad esserci ottimi rapporti. Siamo legati dalla stessa tenacia che impieghiamo nel raggiungimento degli obiettivi, da una stima e da una lealtà lavorativa che appartiene a pochi e da un sano sentimento chiamato bene che resterà anche quando non avremo rapporti lavorativi. Questo ci fa capire che cosa? Che tra i due c'è un'amicizia o forse qualcosa di più che va oltre il lavoro. Ma non finisce qui, ragazzi. Rosemary continua e scrive: ad oggi il decreto di nomina a consigliere del ministro per i grandi eventi a titolo gratuito è stato firmato dal ministro e attendiamo la ratifica della nomina. Una volta ratificata, il ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare a nessuno se non ai diretti interessati. E poi il gran finale, ragazzi: basta attacchi inutili. Nell'epoca della giusta sensibilizzazione al body shaming, allo stalking mediatico e alla prevenzione degli attacchi lesivi gratuiti, ma che c'è? Penso sia il caso di smetterla con questo inutile accanimento. Vi ricordo infine che il ministro ci rappresenta e lavora quotidianamente per noi. Ad oggi ha portato a casa risultati importanti. Provate a pensare cosa potrebbe fare in una condizione di serenità. Basta attacchi gratuiti. Ma Dagospia non molla, ragazzi, e torna a parlare con il portavoce di San Giuliano, che gli ribadisce ancora una volta: tra San Giuliano e Rosemary c'è solo una semplice conoscenza. La nomina annunciata dalla signora Boccia è una notizia falsa. E qui, ragazzi, siamo ritornati al punto di partenza, ma con una domanda in più: chi sta dicendo la verità qua? Rosemary, che sostiene di essere stata nominata consigliera del ministro, o il portavoce del ministro che nega tutto? E se davvero la nomina non esiste, allora perché questa donna senza alcun titolo ufficiale ha avuto accesso a cose a cui non doveva avere accesso? Cioè, è peggio per il ministro se lei non è veramente consigliera. Perché allora era presente alle riunioni sul G7? E come mai affiancava il ministro alla consegna delle chiavi di Pompei? E cosa ci faceva dentro il Ministero della Cultura a Ferragosto a scattarsi i selfie con i documenti ufficiali? Da questo momento in poi Dagospia si fissa con Maria Rosaria Boccia. Scoppia il caso, il San Giuliano Gate diventa il nuovo tormentone estivo, un enigma da risolvere. Bisogna assolutamente capire da dove sia uscita questa misteriosa Rosemary. Dagospia inizia a inondare il proprio sito con articoli su di lei. Ne esce anche più di uno al giorno. Ogni giorno una nuova puntata di questa telenovela. Dagospia ribattezza Gennaro San Giuliano con il nome di Jenny Delon, tipo l'affascinante attore Alain Delon, no? Il sex symbol. Poi tipo ci sono dei parallelismi. Alain Delon rubava i cuori, Jenny Delon ruba i soldi pubblici a questo punto. Ma la vera fissazione di Dagospia è Rosemary. Il giornale va a caccia di dettagli sulla sua vita e ogni giorno spunta un nuovo pezzo del puzzle. Si scopre per esempio che il profilo Instagram di Rosemary sia una vera e propria collezione di selfie con personaggi famosi come Biagio Antonacci e Gerry Scotti. In generale, ragazzi, il suo profilo è pieno di foto in cui posa come un influencer, mostrando i suoi prodotti firmati. Sempre grazie all'indagine di Dagospia emerge anche un capitolo oscuro della vita di Rosemary, una brutta storia di stalking di cui lei è stata vittima. Non è rilevante per la nostra vicenda, ma è interessante, quindi ve la riporto lo stesso. Era l'estate del 2021, quando Rosemary aveva iniziato a ricevere una serie di messaggi offensivi e minacciosi su Facebook. Alla fine aveva deciso di denunciare la cosa, ma questa stalker non si era fermata, aveva anzi iniziato a presentarsi sotto casa sua, ragazzi, finché un giorno questa stalker non ha bussato alla sua porta, ha acceso un pezzo di carta e lo ha lanciato sotto la porta di Rosemary, incidendo poi una croce sulla sua porta con un oggetto appuntito. Alla fine, in uno dei tanti messaggi, la stalker si era tradita e aveva rivelato la propria identità, cioè le aveva scritto: quando eri all'ospedale di Pagani per curarti, io ti ho riconosciuta e ti ho somministrato del ferro. Quindi, ragazzi, alla fine questa stalker era un'infermiera di quell'ospedale. Cioè, praticamente cos'era successo? Rosemary aveva organizzato un evento sull'emergenza Covid
Covid e aveva invitato tutti tranne gli infermieri. Questa tizia, una donna di 54 anni, pare essere una che porta rancore e quindi ha deciso di autoinvitarsi per sempre a casa di Rosemary. Alla fine l'infermiera è stata condannata per molestie reiterate. Fine di questo aneddoto che non ci servirà mai più. Mentre Dagospia scopre tutto questo, un'altra figura entra in scena. Selvaggia Lucarelli. Anche Selvaggia Lucarelli si mette a studiare un attimo chi sia sta Maria Rosaria Boccia. Vi ho appena detto che su Instagram Rosemary si comporta da influencer, cioè che mostra i suoi prodotti firmati. Ci siete arrivati fino a qui? Ok. Qui per esempio la vediamo di spalle, vestita Christian Dior, e se guardate bene fa riferimento a una partnership pubblicizzata con un brand che vende extensions. Ora, Selvaggia si accorge, ragazzi, che in realtà quella nella foto non è Rosemary, cioè sembra Rosemary ma non è lei. Si tratterebbe infatti di una foto rubata, diciamo, a una donna di Istanbul. Ma non finisce qui. In quest'altro poster Rosemary pubblica la foto di una lavanderia, apparentemente la sua, taggando Mill, il lussuoso brand di elettrodomestici. Ma ancora Selvaggia scopre che la foto sia rubata da Pinterest. In quest'altro poster Rosemary posta una foto scrivendo in descrizione #cabina-armadio, facendo quindi pensare ai followers che si tratti della sua cabina armadio, cioè creando questa percezione. Ma indovinate un po', la foto è rubata da un sito che dà consigli di arredamento. Questa foto in cui sembra che Rosemary si sia fotografata alla mano con indosso dei bracciali Cartier e una borsa Chanel, rubata da Pinterest, rubata da Pinterest. Notare che tagga proprio i brand Cartier ed Hermès, manco Chanel come la borsa, cioè lei punta più in alto. Rosemary non sceglie foto a caso, cioè si impegna per selezionare foto che possano sembrare sue. Per esempio sceglie immagini in cui il soggetto è di spalle, con i capelli biondi della stessa lunghezza dei suoi. Insomma, a occhio e croce sembrerebbe che Rosemary su Instagram abbia cercato di creare un'immagine di sé diversa, cioè come quella di una persona che vive nel lusso, forse sperando che la finzione diventi realtà, perché magari i brand, vedendo quanto lei sembri un influencer, perché comunque ha sempre più di 20.000 followers, ragazzi, magari la scambieranno effettivamente per un influencer e le invieranno davvero prodotti di lusso in cambio di visibilità. Esiste un detto inglese che recita "fake it till you make it", fingi finché non diventa realtà, come la Apple che ogni anno finge di presentare l'iPhone nuovo. Come scopriremo, Rosemary sembra una maestra nell'arte del fake it till you make it. Il mistero su Rosemary si infittisce. 2 giorni dopo il post della nomina accade qualcosa di inaspettato. Italia Viva e i due principali partiti di opposizione, ovvero PD e Movimento 5 Stelle, si spolverano le ragnatele e la polvere di dosso e presentano un'interrogazione a Giorgia Meloni, cioè chiedono chiarimenti direttamente alla Presidente del Consiglio, al capo supremo del governo. Cara Giorgia, ma questa Maria Rosaria Boccia ha davvero un incarico presso il Ministero della Cultura? Perché secondo loro, ragazzi, il curriculum di Rosemary sarebbe palesemente carente e quindi non andrebbe bene lei come consigliera. Lo dicono proprio così. Il curriculum di Maria Rosaria Boccia risulta palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero in indirizzo, sia rispetto all'organizzazione di grandi eventi in generale. E certo, giustamente non stiamo mica parlando di una Rosemary assunta come portaborse, ma come consigliera del Ministro della Cultura per i grandi eventi, non i piccoli eventi, i grandi eventi. Il curriculum di Maria Rosaria Boccia sarebbe ovviamente carente perché dovrebbe avere un background nell'organizzazione di eventi di alto profilo, eventi di livello nazionale e addirittura di livello internazionale, non le sagre di paese, non qualche intergruppo alla Camera sul valore culturale del filler, ma eventi culturali tipo al Teatro della Scala, il Salone del Libro di Torino. Oltretutto lei ha studiato economia, quando una consigliera del Ministro della Cultura per i grandi eventi dovrebbe avere studiato arte, storia, quindi l'opposizione è perplessa perché
perché noi ci teniamo che al governo ci siano solo luminari, cioè non ci sogneremmo mai di avere ministri senza laurea, consiglieri senza esperienza nel settore. Non è che abbiamo avuto ministri con l'unica esperienza nel curriculum deputato, no, qui da noi ogni persona che ottiene un ruolo politico anche minore, anche di secondo piano, ha almeno un paio di Nobel sullo scaffale, altrimenti non se ne fa niente. Torniamo su Instagram, che è meglio. 29 agosto 2024 è il giorno della Mostra del Cinema di Venezia e ovviamente a un evento culturale del genere non può mancare il ministro della cultura. Sangiuliano arriva accompagnato dalla moglie Federica Corsini e poco dopo sbarca all'evento anche lei, Maria Rosaria Boccia. Ma si può sapere che cacchiarola ci fa Maria Rosaria Boccia alla Mostra del Cinema di Venezia? L'ha organizzata lei? Cioè, non essere invitati alla Mostra del Cinema di Venezia, siamo rimasti in uno. Tutti si aspettano un incontro tra i due, tra Rosemary e Sangiuliano, ma a quanto pare, ragazzi, Sangiuliano praticamente scappa. Non si capisce perché, ma dopo l'arrivo di Rosemary lui se ne va. Lo riporta Dagospia con il suo solito tono pungente. Scrive: Jenny Delon è scappato di corsa, tanto che nel tardo pomeriggio sarà già al ministero a Roma. Forse perché era con la moglie? Il sottotesto mi sembra questo, ragazzi. Ma è la sera stessa che succede qualcosa di ancora più interessante. Alla trasmissione in onda sulla 7 viene trasmesso un reportage che tenterà di rispondere alla domanda: ma chi è Boccia? Chi è Maria Rosaria Boccia e da chi vengono coperte le spese di questi spostamenti? Questo reportage darà inizio a una nuova narrazione su Rosemary, quella della rivista, quella della truffatrice. Rosaria Maria Boccia verrà dipinta come una specie di Anna Delvey partenopea. L'evocazione di una famosa serie TV, Inventing Anna. Conoscete Anna Delvey, ragazzi? La truffatrice russa diventata famosa per essersi finta un'ereditiera milionaria, ingannando i circoli esclusivi di New York, ottenendo lussi e servizi vari, ma senza mai pagarli, solo usufruendo del suo nome, un nome importante che però si era inventata lei. Anna Delvey è la regina del fake it till you make it. È un caso che ha trattato Elisa True Crime, potete vedere il suo video su Netflix, c'è anche la serie Inventing Anna. Ed ecco, ragazzi, da questo momento in poi nascerà una teoria, una narrazione su Rosaria Maria Boccia che chiameremo Inventing Rosemary. In base a questa narrazione lei avrebbe finto titoli, lauree, lavori, il tutto per accreditarsi e inserirsi nei circoli dei politici, per ottenere viaggi, alloggi di lusso e persino una nomina. Forse la nomina stessa è una sua invenzione per accreditarsi, frutto della mente di una mitomane. Ma vediamo un po' cosa succede nel reportage di La 7. L'inviata prova a chiamare più volte Rosemary senza successo, ma alla fine riesce a contattare qualcuno. Andrea Petrella, il capo ufficio stampa e comunicazione per il Ministero della Cultura. Cioè lui è il tipo, in altre parole, che dovrebbe gestire le comunicazioni di Sangiuliano e la reputazione di Sangiuliano. Però a quanto pare Andrea Petrella ha qualche problema a gestire la sua stessa reputazione, perché praticamente l'inviata gli chiede: ma quindi questa nomina a Rosemary le è stata data o non le è stata data? E lui, Andrea Petrella, risponde: no, assolutamente no, non c'è alcuna nomina, è una che si vuole accreditare. Quindi praticamente Rosemary, come faceva su Instagram quando fingeva di avere i prodotti firmati, vestiti di lusso per sembrare un influencer e attrarre eventualmente i brand, adesso fingerebbe di essere stata nominata consigliera dal ministro per costruirsi una reputazione di esperta nei grandi eventi, così da ottenere ad esempio lavori più prestigiosi come organizzatrice di eventi. Fake it till you make it. L'inviata al che lo incalza e gli chiede: ma quindi lei, signora Andrea Petrella, ce la smentisce sta storia che questa signora venisse al Ministero della Cultura? Andrea Petrella, ragazzi, risponde così, ve lo cito testualmente: io ho appreso la conoscenza delle vicende di questa signora attraverso le foto che sono rimbalzate sulle testate online. E dice pure, ragazzi, Andrea Petrella: io non vado sempre con Sangiuliano in missione, quindi, parafrasi, che ne so io chi è questa? Ma a questo punto Rosaria Maria
Rosaria Boccia si rompe le bocce e inizia a rispondere alle accuse, ovviamente sull'Instagram. Crea sul proprio profilo Instagram una raccolta di storie in evidenza che si chiama Fake News, diventata oggi semplicemente News, e comincia a sputtanare chi ha tentato di screditarla, ragazzi, ovvero Andrea Petrella. Rosemary pubblica la foto di un evento del 19 giugno 2024 a Ercolano in cui vediamo sia lei che Andrea Petrella allo stesso evento. Secondo Rosemary questa foto sarebbe la prova che i due si conoscano. E come? Ora, essere allo stesso evento in realtà, ragazzi, non dimostra granché, cioè nella foto non sono neanche vicini, quindi magari non si sono cacati quella giornata. E allora Rosemary, per levarci ogni dubbio, pubblica una prova ancora più schiacciante, ovvero gli screenshot di una chat con Andrea Petrella. In questo messaggio Andrea Petrella le scrive: gentile dottoressa Boccia, buonasera, buonasera a lei, signora Andrea Petrella, le è caduta la faccia. Il messaggio, se autentico, risalirebbe al 3 luglio 2024, quindi ragazzi parliamo di neanche 2 mesi prima che Andrea Petrella dicesse in TV di non conoscerla. Per sputtanare Andrea Petrella pubblica anche questi screenshot presi da 2 diversi gruppi WhatsApp creati proprio da lui, Andrea Petrella. In questi gruppi Rosemary era stata inserita l'8 agosto, appena 20 giorni prima, diciamo, della dichiarazione di Andrea Petrella in TV. Uno dei gruppi si chiamava Monitoraggio Minis, non si legge tutto nello screenshot, ma immagino che il nome completo fosse qualcosa tipo Monitoraggio Ministero della Cultura. Non penso fosse un gruppo di monitoraggio miniserie Netflix. E l'altro gruppo si chiamava Social Ministro. Quindi, se Andrea Petrella davvero non conosceva Rosemary e non sapeva niente di lei e pensa che sia una che si vuole solo accreditare perché in realtà non ha mai lavorato col ministro, come sostiene in televisione sulla 7, allora come mai l'aveva inserita lui stesso in 2 gruppi di lavoro, non uno ma ben 2 gruppi di lavoro legati al Ministero della Cultura? Addirittura un gruppo di monitoraggio del ministero, ragazzi. Tra l'altro sono abbastanza sicura che ci siano leggi che vietano questa cosa, e se non ci sono dovrebbero essere scolpite nella pietra in caratteri dorati. Rosemary non aveva alcun ruolo ufficiale, quindi non poteva essere inserita nelle chat di lavoro del Ministero della Cultura. Ma che ti pare la chat per decidere che cosa facciamo a Capodanno? È la chat del fottuto Ministero della Cultura. In quelle chat possibilmente possono essere discusse decisioni politiche, a parte che possono essere scritte informazioni confidenziali, dati riservati, possono esserci riferimenti a strategie di Stato, agli orari presi dai politici, cioè metti caso qualcuno vuole far fuori un aereo preso da un politico, che poi non è manco solo per il politico in sé ma per tutti gli altri passeggeri. E oltre questo, oltre la banale questione di sicurezza nazionale, mettendo Rosemary in queste chat praticamente la autorizzi a dire la sua su decisioni importanti. Cioè, ok, formalmente magari non la si fa decidere, non le si dà potere legislativo decisionale, ma è chiaro che magari lei scrive qualche messaggino che va a influenzare i ragionamenti. Cioè, ragazzi, non esiste proprio, ma cosa hanno nel cervello le scimmie urlatrici? Questa unica analisi psicologica possibile a sto giro. Nei giorni seguenti lo staff di San Giuliano dirà qualcosa. E che cosa dirà? Tranquilli tutti che Rosemary al tempo era stata rimossa subito dalle chat di lavoro, ma Rosemary ha gli screenshot e smentisce anche questo. Pubblica infatti lo screenshot della data in cui Andrea Petrella l'avrebbe rimossa dai gruppi WhatsApp, ed era il 16 agosto 2024. In pratica Rosemary sarebbe rimasta in quei gruppi per 8 giorni, anche troppi, ragazzi, c'è abbastanza per acquisire informazioni sensibili. Ma Rosemary dice il motivo per cui sono stata rimossa è che eravamo andati tutti in ferie, perché era la settimana di Ferragosto, il 16 agosto per l'esattezza, perché il 15 si lavorava, c'era stata la riunione. Tra l'altro notare che lei dice eravamo andati in ferie, come se anche lei lavorasse attivamente con il Ministero della Cultura, no? Il giorno dopo il giornale Il Fatto Quotidiano andrà a chiedere spiegazioni invece a Jimmy Cangiano. Qui, ragazzi, viene premiato chi ha resistito a tutta la prima parte che sembrava una noiosissima
un noiosissimo elenco di personaggi politici e post Instagram. Vi ricordate Jimmy Cangiano? Lo abbiamo menzionato poco fa. È l'ex di Valeria Marini, che ha presieduto insieme a Rosemary il Festival della Bellezza a Sanremo. Jimmy Cangiano dice al Fatto Quotidiano: raga, io non ne so nulla, andate a chiedere direttamente a San Giuliano, io quell'intergruppo l'ho presieduto solo per pochi mesi. Manco tipo poche ore. Non so niente di Rosemary, dice Jimmy Cangiano, so solo che è una donna nata a Pompei, è laureata, ha esperienze nel campo degli eventi, ma non so altro, con lei e San Giuliano io non c'entro niente, quindi lasciatemi stare. Ma Rosemary ha le foto. Jimmy compare sul profilo Instagram di Rosemary in diversi selfie dei mesi passati e lei li ricondivide a questo punto per farli vedere a chi se li fosse persi. Ovviamente una foto non basta per provare che ci fosse effettivamente un rapporto, ragazzi. Qui le teorie possono essere due: o la teoria di Inventing Rosemary, secondo cui lei andava in giro a scattarsi selfie con i deputati per accreditarsi e sembrare una di loro fino a diventarlo, cioè sperando di diventarlo un giorno, oppure è Jimmy Cangiano l'inventing, il bugiardo che sta cercando di proteggere San Giuliano dicendo: io non ne so niente, io non vedo, non sento e non parlo. Rosemary, ragazzi, sembra sostenere proprio questa seconda teoria, anzi lei crede che la vogliano zittire. Come? Minando la sua credibilità, facendo in modo che passi per bugiarda, così che qualunque cosa dica nessuno le crederà. Infatti, secondo Rosemary, a mentire sarebbe proprio chi ricopre le posizioni di potere accanto a San Giuliano e non certo lei, ed è pronta a provarlo perché ha gli screenshot. Infatti Rosemary pubblica nelle sue stories il primissimo articolo di Dagospia, ve lo ricordate? Quello che riprendeva il suo post grazie al ministro della cultura per la nomina di consigliera. Vi ricordate che Dagospia in quel primissimo articolo diceva: il portavoce di San Giuliano ci ha riferito che non esiste nessuna nomina, Rosemary se lo sta inventando. Ecco, Rosemary ci fa notare una cosa interessante su Instagram. Questa è la lista delle persone che collaborano attualmente con il ministro della, cioè attualmente nella storyline, nel punto della vicenda in cui siamo arrivati. Questa è la lista delle persone che collaborano con il ministro della cultura e come vedete la sua portavoce Marina Nalesso ha cessato il suo incarico da 1 anno, quindi Rosemary chiede: Dagospia, ma da chi sei stato contattato? Perché San Giuliano un portavoce in questo momento non ce l'ha. Vabbè, non ne ha uno ufficiale, però se dovesse essere un'abitudine quella di far lavorare la gente così abusivamente come sembra avere fatto con te, magari c'è il portavoce. Ma l'opera di sbugiardamento di Rosemary non finisce qui. Vi ricordate questa storia Instagram in cui Rosemary scriveva: tra me e il ministro c'è un sano sentimento chiamato bene e che continuerà anche al di fuori del contesto lavorativo. Anche questa storia era stata condivisa da Dagospia per insinuare che ci fosse una relazione sentimentale tra i due, tra Rosemary e San Giuliano, che lei in sostanza fosse l'amante di San Giuliano. Non veniva detto espressamente, però cioè si capiva, tra le righe si leggeva questo. Veniva anche detto che la nomina fosse a titolo gratuito. Ecco, Rosemary a questo punto dice: ragazzi, io una storia del genere non l'ho mai pubblicata, non è mia, io non ho mai scritto da nessuna parte quelle parole, non le ho mai pronunciate e ce lo dimostra, ragazzi. Come ce lo dimostra? Con una registrazione dello schermo del suo archivio stories. L'archivio non mente, ragazzi, non c'è modo di far sparire una storia passata dall'archivio. Ora controllo per sicurezza, però penso proprio che sia così. 20 minutes later. Ragazzi, vi confermo che non trovo un modo per cancellare le storie dall'archivio. Questo per esempio è il mio archivio, no? Sono tutte le storie che avete visto diciamo sul mio profilo negli ultimi mesi. Non funziona internet. Ecco, questo archivio lo vedo solo io, non posso cancellare nulla. Ora, la storia Instagram pubblicata da Dagospia nell'archivio di Rosemary non esiste, quindi è un fake. Chi l'ha messa in giro e soprattutto perché? Rosemary al che chiede: Dagospia,
Ci puoi illuminare sulla provenienza delle tue fonti? La mia faccia è quella del ministro, le hai sbattute su tutte le testate italiane. Ora possiamo rendere pubblico il nome del tuo fantomatico portavoce? L'operazione di sbugiardamento di Rosemary non è finita, ragazzi. Il Foglio infatti a questo punto pubblica un articolo in cui scrive: Maria Rosaria Boccia ha bloccato tutti i funzionari del ministero e quindi è impossibile rintracciarla. Rosemary al che scrive su Instagram: questa cosa non è vera, e come prova ci mostra lo screenshot dell'unico account che lei avrebbe bloccato, Fabio Longo, il consigliere del ministro che si trovava insieme a lei e Sangiuliano in diverse occasioni. Ve lo ricordate, il grillo parlante? Solo lui ha bloccato, il perché non lo spiega. Può starle sul cazzo Fabio Longo? Può. Vabbè, da un'intervista a Fabio Longo mi è parso di capire, ragazzi, che tra i due non scorresse buon sangue, e lui, se non sbaglio, ha detto tipo: io ho cercato di mettere in guardia il ministro da questa persona, considerato che lei sembrava che stesse per soffiargli il posto. Direi che non mi sorprende. Che cosa vuole dire Rosemary? Che il Foglio forse starebbe facendo finta di volerla contattare, ma che in realtà non la contatta, non vuole veramente darle spazio per dire la sua? Quindi rientrerebbe sempre nell'operazione di screditamento di Rosemary, farla passare per una che parla sui social ma poi non si fa intervistare, e quindi parla sui social solo per attirare followers, per aumentare l'affluenza di utenti nel suo profilo. Mentre ci si pone queste domande, la situazione si aggrava. È infatti a questo punto che emergono nuovi e inquietanti dettagli. Pare infatti che Sangiuliano avesse promesso a Rosemary che sarebbe stata lei ad organizzare il G7 Cultura, il fottuto G7 Cultura, che fa rima con addirittura. Vi ricordate che vi dicevo che il ministro Sangiuliano stava cercando di spostare il G7 da Napoli a Pompei? Ecco perché continuano a scavare a Pompei. Stanno cercando la faccia di Sangiuliano, persa ormai tra i fossili. Qui nasce il sospetto: ma quindi tutte le volte che Sangiuliano è stato a Pompei con Rosemary per dappresso, stavano facendo dei sopralluoghi per organizzare il G7? Per questo metteva hashtag G7, stavano facendo i sopralluoghi per il G7! La voce si diffonde su tutti i giornali, ne parlano tutti, e per smentire questa diceria deve intervenire il Corriere della Sera, ovviamente, che dice penso su comunicazione dello staff di Sangiuliano: oh, tranquilli tutti, calmatevi un attimo, non c'è stato nessun sopralluogo per il G7, ma quando mai le visite a Pompei del ministro con Rosemary erano fatte in mezzo a molti turisti, quindi non c'era proprio niente di top secret, erano gite, e comunque il G7 verrà fatto a Napoli alla fine. Dice il Corriere della Sera, non si farà più a Pompei, perché a Pompei gli hotel costavano troppo. Quindi ci hanno provato a farlo a Pompei, a spostarlo a Pompei. Niente, però alla fine a Napoli, ragazzi. L'hotel costava troppo, ragazzi. Il ministro Sangiuliano ci tiene a risparmiare sugli hotel. Poi lui comunque magari l'hotel a Pompei ci teneva, ce lo voleva con la vista sulla Statua della Libertà. Ma io ci posso credere che la motivazione fosse che gli hotel costavano troppo a Pompei per organizzare il G7, quando per fare il Tao Book Festival te ne sia andato in un hotel da 1.000 euro a notte. Ma può essere che si aspettava che Rosemary offrisse casa sua per ricambiare l'ospitalità? Rosemary è pronta a smentire ciò che viene riportato sul Corriere della Sera. Condivide infatti la foto di una delle visite a Pompei, anzi delle gite a Pompei, dove si vede un gruppo di persone. Sono poche persone e a occhio e croce sembrano tutti collaboratori del ministro. Rosemary è in questo gruppo e commenta: effettivamente c'erano molti turisti durante il sopralluogo. Ovviamente sarcastica. In altre parole, per quanto ne sapeva lei, non era una gita, si stava realmente contemplando la possibilità di svolgere il G7 a Pompei e lei stava partecipando a delle riunioni strettamente confidenziali. Ancora una volta, ragazzi, al costo di essere ripetitiva, vi ricordo che il G7 Cultura è un incontro che riunisce i vertici di molti paesi e di conseguenza è un evento ad alto rischio di attacchi
Per motivi di sicurezza i dettagli sull'organizzazione devono rimanere top secret, ci sono regole rigide proprio per garantire la sicurezza non solo a noi ma anche ai paesi ospitati, è proprio una questione di educazione cercare di non farli esplodere quando vengono. Ma altro che top secret ragazzi, Dagospia a questo punto pubblica una cosa scioccante, pubblica un'email risalente al 5 giugno 2024, sedetevi perché questa è pesante. Il mittente della mail è Gabriel Zuchtriegel, il sovrintendente del Parco Archeologico di Pompei. L'oggetto dell'email è percorso G7 anfiteatro. A questa email era allegata ragazzi la piantina dei percorsi per organizzare il G7 all'anfiteatro degli scavi di Pompei. L'email è inviata non solo ai membri del Ministero della Cultura ma anche a, sì ragazzi, sì, anche a lei, Maria Rosaria Boccia. Cito testualmente la mail: a seguito della visita con sopralluogo agli scavi del ministro in data 3 giugno insieme alla dottoressa Boccia che legge in copia, quindi la situazione è effettivamente grave. Non solo Rosemary avrebbe partecipato a un sopralluogo in cui si è discusso dell'organizzazione del G7, ma nella mail si leggono anche indicazioni dettagliate su dove sarebbero state le persone. Non ci sono più dubbi, la sicurezza del G7 della cultura è stata messa a rischio e Rosemary non intende nascondersi, anzi lei continua a pubblicare le prove per dimostrare che sia andata esattamente così. Ecco perché dicono è stata mandata dall'opposizione per distruggere la credibilità del governo Meloni, perché è strano che lei comunque continui a pubblicare prove di questa cosa quando lei effettivamente è coinvolta e legalmente probabilmente ne pagherà delle conseguenze. Vabbè, di questo parleremo dopo. Dopo Dagospia, infatti, lei stessa pubblica nelle sue storie Instagram la mail ricevuta, la mail in questione. Cioè, per dire, Dagospia ha pubblicato il vero, capito? E addirittura lei ne fa 2 screenshot, uno da un iPhone e uno da un Android, per garantirci che non sia falsificato. Una doppia verifica, capito? Per i miscredenti. A momenti lo stampa, se lo fa firmare dal notaio e ce lo spedisce a casa, 1 per 1. Quanti siamo? 60 milioni? Nessun problema, organizza un evento di tipografie. Tra l'altro attenzione a questo dettaglio perché nel prossimo capitolo ci servirà. Lei fa uno screenshot da un iPhone, uno screenshot da un Android, significa che ha 2 telefoni. Come si difenderà il Ministero della Cultura da questo scandalo? Se ne lava le mani ragazzi e praticamente dice la colpa è dell'archeologo che ha inoltrato l'email anche a Boccia. E no, quell'archeologo ha girato la mail a Boccia perché lei era lì alla riunione, al sopralluogo, presente come una collaboratrice. Che ne poteva sapere lui che si trattasse di una signora? Nessuno. Sembra chiaro a questo punto che il ministero stia proteggendo San Giuliano. Nessuno nel governo italiano punta il dito contro di lui, nessuno si dissocia e non sembra nemmeno esserci l'intenzione di fare chiarezza. Cioè nessuno che dica all'interno del governo gente, non vi preoccupate, stiamo facendo indagini interne per capire se effettivamente San Giuliano ha avuto la faccia di combinare un disastro del genere. Purtroppo la regola interna ai partiti italiani è sempre la stessa quando scoppia uno scandalo, fateci caso: coprirsi, sostenersi a vicenda. Per quanto i cittadini possano scagliarsi contro un ministro, avercela con lui, il partito non è che lo butta fuori e se ne dissocia, non pretende che lui si assuma le sue responsabilità, quando sarebbe naturale che lo facesse, perché ovviamente la sua condotta rischia di infangare l'intero partito. Però per qualche motivo il compito di puntare il dito contro questa persona, contro l'imputato tra virgolette, viene sempre riservato solo all'opposizione, che deve riuscire eventualmente a dimostrare che sia vero. Cioè prima lo dovete dimostrare, poi vediamo. Ma in ogni caso a dimettersi deve essere il politico che ha sollevato lo scandalo spontaneamente, perché mai il suo partito gli farebbe lo smacco di cacciarlo, mai lo sottoporrebbe a una tale umiliazione. Prima del rispetto del cittadino c'è il rispetto
della comitiva, no? Del partito. In realtà il rispetto del cittadino secondo me è un valore a noi estraneo, è come se fossimo divisi in due squadre, cittadini contro politici, contro classe dirigente, invece di essere loro al nostro servizio. Abbiamo una relazione tossica con lo Stato, proprio come istituzione, questa è la verità. Accettiamo l'abuso di potere come se fosse la norma, i piccoli compromessi morali dei nostri politici li sopportiamo con un'alzata di spalle. Sono politici, sono fatti così. Cioè, un intero ministero tradisce la fiducia dei cittadini portando dentro gli uffici una persona non autorizzata, infiltrandola nelle chat, probabilmente spendendo soldi pubblici per lei, regalandole la piantina del G7, ma lo perdoniamo il ministero e ci ridiamo sopra, perché che altro vuoi fare? È un po' come, per fare un parallelismo, se in una relazione di coppia il partner si fa l'amante e quindi che cosa fa? Infrange il patto di fiducia che c'è tra i due componenti, insomma, della relazione. Porta qualcuno di esterno al rapporto dentro il rapporto. E anche il nostro patto con lo Stato, come dicevamo prima, si basa sulla fiducia, è un patto regolato dall'articolo 54 della Costituzione italiana. I cittadini hanno il dovere di osservare le leggi e in cambio i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere tali funzioni con disciplina e onore. Ma come un partner abusante in una relazione tossica, lo Stato tradisce questo patto e poi si difende mentendo davanti all'evidenza, manipolando e sfruttando l'altro, dove l'altro in questo caso è il popolo, facendolo sentire confuso e impotente. Ci siamo abituati e forse è proprio per questo che la vicenda è finita sulle pagine dei giornali all'estero con toni meno comici, perché là fuori questa situazione è una notizia scioccante, mentre qui in Italia è solo la storia che si ripete per l'ennesima volta. E la cosa veramente inquietante è che, sebbene tutti vorremmo liberarci da questa relazione tossica con lo Stato, sembra impossibile. È molto più semplice chiudere una relazione sentimentale. Perché? Perché in una coppia sei tu a prendere la decisione di interrompere gli abusi, ma quando ti ritrovi davanti all'abuso di potere dello Stato italiano non puoi interromperla da solo questa cosa. E come li convinci 60 milioni di persone a fare un no contact collettivo? E così il fatto di essere in tanti, invece di essere forza, diventa debolezza. Siamo prigionieri, siamo incatenati alla collettività e non ci resta che farci una risata, prendere per il culo i potenti, perché è l'ultima cosa che possiamo fare per non sentirci completamente sconfitti. Mentre sui giornali impazza lo scandalo, Dagospia avanza una teoria, probabilmente la più banale e ovvia, ci abbiamo pensato tutti, lo abbiamo anche insinuato, ma ancora non abbiamo avuto il coraggio di dirlo, cioè fino a quel momento nessuno aveva avuto il coraggio di dirlo esplicitamente. Che Rosemary fosse l'amante di San Giuliano? Dagospia inizia a pubblicare una serie di foto degli eventi in cui il ministro partecipava insieme a lei, facendo notare una cosa a cui non avevamo ancora prestato attenzione: San Giuliano non indossava la fede al dito quando era con Rosemary. Un altro dettaglio rilevato da Dagospia, di per sé insignificante, è il fatto che San Giuliano sia dimagrito molto da quando frequenta Rosemary. Ora, se Rosemary fosse l'amante di San Giuliano, la cosa aggraverebbe il tutto. Cioè, se davvero San Giuliano avesse lasciato entrare la sua amante negli uffici del ministero, consentendole di consultare e fotografare documenti e portandola a riunioni riservate o addirittura coinvolgendola nell'organizzazione di eventi di massima sicurezza internazionale, dimostrerebbe di avere veramente l'etica professionale di un millepiedi ubriaco. L'intero Ministero della Cultura passerebbe per un circo di millepiedi ballerini che si dimenano incapaci di distinguere l'ordine dal caos. Infatti la cosa dimostrerebbe quanto sia ridicolmente semplice infiltrarsi nelle istituzioni. Allora, tutorial per infiltrarsi al ministero: seduci un ministro, fatto, e hai subito accesso a tutte le chat, alle riunioni, alla piantina del G7, agli ordini del giorno, puoi registrare video tour per Montecitorio, nessun ostacolo, perché tutti i suoi collaboratori lo copriranno, glielo lasceranno fare, faranno finta di niente, ti lasceranno passare. Cioè, rendiamoci conto che nessuno è andato da lui e gli ha detto: senti Jenny, no, il G7 non sarà il vostro appuntamento segreto con vista sugli scavi, non le lascerai fare i selfie con Merkel e Biden per fare bella figura, è un fottuto summit mondiale, portati l'amante a passeggiare sulla costiera amalfitana e
e paga col tuo conto, perché se qua vedo anche solo 5 euro dubbi ti faccio chiamare da Giorgia e giuro su Dio che le prossime conferenze stampa le farai solo dal Times Square di Londra. Tutto questo non è accaduto da quello che sembra, cioè è demoralizzante questa cosa, ragazzi. Secondo l'articolo 54 della Costituzione italiana, i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Qui c'è indisciplina, c'è disonore. L'articolo 54 ogni mattina si sveglia e piange, si sente inutile, dice ma che mi hanno scritto a fare? Ma fermi tutti, ragazzi, perché in realtà se si dimostrasse che Rosemary effettivamente alla fine fosse stata nominata consigliera, secondo me, poi magari mi sfugge qualcosa, ma secondo me San Giuliano ne uscirebbe meglio è una parola grossa, meno peggio, perché comunque la potrebbe buttare sul le stavo facendo fare un tirocinio ma sapevo che alla fine l'avrei nominata. Infatti non capisco perché lui continui, cioè il suo staff continui a dire che in realtà non ci sarebbe stata nessuna nomina. L'unico punto debole di questa cosa è che Rosemary non avrebbe un curriculum adeguato, non sarebbe abbastanza qualificata, ma ci sarebbe in realtà qualcosa che la potrebbe riscattare, cioè che la farebbe sembrare qualificata. Cioè sui suoi social lei, come abbiamo visto, si presenta come presidente Fashion Week Milano Moda. Ora, voi quando io vi avevo detto questa cosa avevate capito? Perché secondo me la prima cosa che viene da pensare è che Rosemary lavori per la Milano Fashion Week, che la organizzi lei addirittura, essendo un'organizzatrice di eventi. La Milano Fashion Week è uno degli eventi di moda più importanti al mondo, dove si riuniscono i più grandi stilisti internazionali per presentare le loro collezioni. Organizzata ogni anno dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, è un'associazione no profit che collabora con le istituzioni pubbliche per promuovere il Made in Italy. Quindi chi lavora per questa associazione che organizza la Fashion Week ha senso che abbia rapporti con il ministro della cultura. Cioè se Rosemary è presidente della Fashion Week ha senso che vada a cene di lavoro con lui, ha senso che vada al palazzo del Collegio Romano, perché magari lei potrebbe essere lì perché ha un appuntamento con il ministro della cultura per organizzare la Fashion Week. Ma proprio a questo punto, ragazzi, arriva un comunicato stampa della Camera Nazionale della Moda Italiana, la quale è incazzatissima e si dissocia da Rosemary. Vi leggo cosa dice. Camera Nazionale della Moda Italiana precisa di non avere alcun tipo di rapporto, relazione commerciale o professionale né con la signora Maria Rosaria Boccia né con l'organizzazione Fashion Week Milano Moda. A tal proposito si precisa che Camera Nazionale della Moda Italiana è titolare esclusiva del marchio Milano Fashion Week e si riserva ogni diritto di agire a tutela del proprio noto brand. Questo avviso viene messo addirittura come pop-up, cioè voi quando aprite il sito della Camera Nazionale della Moda Italiana della Milano Fashion Week vi spunta come prima cosa questo pop-up. Ma che cosa significa, ragazzi? In parole povere la Camera Nazionale della Moda Italiana sta dicendo oh, solo noi possediamo il marchio Milano Fashion Week, qualunque cosa sia sta Fashion Week Milano Moda ci sta plagiando il nome, ma non siamo noi non abbiamo niente a che fare con nessuno che si chiami Maria Rosaria Boccia, anzi ci difenderemo legalmente da chi sta usando il nostro nome, perché il nostro è un marchio registrato e viene usato da questa associazione senza la nostra autorizzazione. Quindi ragazzi, esiste questa associazione chiamata Fashion Week Milano Moda. In teoria, anche se non ho trovato un sito ufficiale, ho trovato solo la pagina Instagram. Penso che la pagina Instagram sia questa perché Rosemary la segue e la pagina segue a sua volta Rosemary. Ma questa associazione non ha nulla a che fare con la vera Milano Fashion Week. L'associazione di Rosemary sembra volere ricordare la Milano Fashion Week, ma è una versione scopiazzata e secondo me, ragazzi, cioè ora qui esprimerò una mia personale opinione, la scopiazzata è intenzionale. Perché penso questo io? Allora, cerchiamo Camera Nazionale della Moda Italiana su Google, troviamo questo. La descrizione ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana dice:
l'associazione che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della moda italiana. Bene, ora guardiamo la bio dell'associazione di Rosemary. Dice praticamente le stesse identiche cose, ovvero associazione che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo del Made in Italy. Giusto, le stesse identiche parole, ma c'è un altro elemento che mi fa dubitare della buona fede di questa associazione. Sembra strettamente legata a Rosemary e lei è di Pompei e ha organizzato per lo più eventi in Campania. Non capisco perché chiamarla Fashion Week Milano Moda. Che c'entra con Milano? Anche questo mi sembra l'ennesimo tentativo di richiamare l'autorevolezza della vera Milano Fashion Week. Ma non finisce qui. Guardiamo bene il logo dell'associazione di Rosemary Fashion Week Milano Moda, cioè, o quantomeno di cui Rosemary sarebbe presidente, e confrontiamolo con il logo ufficiale della Milano Fashion Week. La somiglianza mi sembra lampante, la disposizione delle parole è molto simile, organizzata su più righe, entrambi usano una scritta con cioè in maiuscolo con un carattere tipografico basico. Inoltre contengono entrambi le parole chiave Fashion Week e Milano. La connessione visiva ma anche sonora, ragazzi, del nome è immediata e sinceramente mi viene difficile pensare che sia solo una coincidenza, anzi una serie di coincidenze, cioè se fosse una la coincidenza, capito? Ma quando le coincidenze sono tante e mettendo insieme il tutto si ottiene praticamente un altro brand, un altro prodotto, forse non è una coincidenza, forse è un piano malefico. Anche perché, ragazzi, questo lo dobbiamo ammettere, Rosemary ha dimostrato di essere molto brava ad accreditarsi, cioè a fare il giochino del fake it till you make it, fingi finché non diventa realtà. Ora, io non so se Rosemary sia proprio la fondatrice di questa associazione, oltre che la presidente, ma certo è che se leggi che lei è presidente della Fashion Week Milano Moda e poi vai a cercare su Google Fashion Week Milano Moda e ti spunta solo la Milano Fashion Week, quella ufficiale, il gioco è fatto, lei si accredita automaticamente. È come se sfruttasse questa confusione per apparire più vicina all'evento reale e più importante nel mondo dell'organizzazione di eventi di quanto non lo sia effettivamente. Lo scandalo divampa ancora di più e a questo punto Pompei alza la voce, indignandosi contro la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oh, Giorgia Meloni, tu non sei solo Presidente del Consiglio, sei pure leader di Fratelli d'Italia, sei dello stesso partito di San Giuliano, sei tu che ha avuto la felice idea di farlo Ministro della Cultura. Quindi Pompei le chiede di esporsi. Unisciti, Giorgia, all'indignazione generale per la pessima figura che il ministro sta facendo fare all'Italia agli occhi del mondo. È così che fanno i consiglieri comunali di Pompei, presentano un'interrogazione a Giorgia Meloni, pure loro. Ragazzi, io quando ho letto questa interrogazione non potevo crederci, cioè ho visto liti sulla chat di famiglia di WhatsApp affrontate con più arguzie. Praticamente scrivono: cara Giorgia, secondo noi potrebbe esserci stato un complotto, un'alleanza losca tra Maria Rosaria Boccia e il sindaco di Pompei per promuovere l'immagine del sindaco stesso, Carmine Lo Sapio, sfruttando il ministro della cultura San Giuliano. Cioè, non so se avete capito, dicono a Giorgia Meloni: Giorgia, ma non facciamo che il tuo ministro San Giuliano, poverino, è vittima delle trame del nostro sindaco di Pompei, che si era appattato con Rosemary per adescare San Giuliano, farlo, innamorare, non lo so, e fargli uscire i soldi per gli scavi e fargli premiare la città di Pompei e farla scegliere come città per il G7, insomma per fare diventare Pompei una città prestigiosa proprio sotto il suo mandato. Presentano San Giuliano come una potenziale vittima, ragazzi, cioè servono a Giorgia Meloni su un piatto d'argento la giustificazione perfetta per riscattare San Giuliano. Io dopo questa mi trasferisco in Corea del Nord, dove l'informazione non mi può raggiungere. A me viene da pensare che qua tutti abbiano magagne da nascondere grosse così e che portarsi le amiche in giro per gli hotel durante missioni di lavoro, ai sopralluoghi, far lavorare in nero come assistenti persone senza nomine, senza qualifiche, sia tutto normale. Quindi mi immagino l'allarme che ci deve essere in questo momento in giro per i ministeri. Per carità, signore e signori, troviamo un modo per non creare questo precedente. Facciamo che se si scopre che un politico ha fatto lavorare abusivamente una persona, è vittima. Vi giuro, io ho riletto questa parte dell'interrogazione un sacco di volte, continuavo a dire no, forse capisco male, sono io che capisco male, che poi ammettiamo che sia vero.
Non mi pare il punto, cioè comunque il ministro della cultura, se anche fosse stato raggirato, manipolato e persino ricattato, attenzione, mettiamo sul piatto anche questa ipotesi, comunque avrebbe permesso a una persona senza una nomina ufficiale di accedere a informazioni riservate, riunioni, documenti, spazi del ministero sia fisici che online, chat, email. Questo evidenzierebbe una gravissima mancanza di controlli. Farlo passare come vittima sposta l'attenzione da un problema molto molto grave, ragazzi, la totale assenza di etica e la strafottenza delle regole da parte di San Giuliano, che lo abbiamo capito, e di chissà quanti altri. E ciò sarebbe avvenuto all'interno di un'istituzione che le regole le crea, lo Stato. Questo non significa ovviamente ignorare del tutto le responsabilità di Rosemary, che non significa che dobbiamo stare qui a glorificarla, Queen Rosemary che ci ha fatto scoprire sto macello. No, cioè Rosemary ce l'ha fatto scoprire sto casino, stando a quello che sembra, quando non le è più convenuto spacciarsi per la collaboratrice del ministro senza averne il titolo. Ma lei, ragazzi, cioè state sereni, verrà sicuramente sottoposta a indagini per capire cosa abbia combinato, per capire se ha effettivamente mentito sul suo ruolo, se ha approfittato della situazione per ottenere vantaggi personali, benefici economici, per accedere a informazioni riservate, per fare favori al sindaco di Pompei, se ha ricattato San Giuliano, se ha spulciato e fotografato i documenti. Se ha fatto anche una di queste cose, probabilmente dovrà rispondere delle sue azioni, probabilmente lei rischia qualcosa. Non sono invece sicura che San Giuliano pagherà le conseguenze penali delle sue azioni. Ma in ogni caso, se confrontiamo le responsabilità di Rosemary e San Giuliano in base alle informazioni che abbiamo fino a questo punto, sembra che il comportamento del ministro sia un attimo più allarmante nel grande quadro storico della nazione. Questo perché a lui spettava il dovere di vigilare, cioè lui doveva assicurarsi che solo persone autorizzate avessero accesso a documenti ministeriali, alle riunioni ministeriali e internazionali addirittura. Rosemary potrebbe anche aver approfittato della situazione, ma San Giuliano aveva la responsabilità di impedirglielo. Capito? Anche se Rosemary avesse ricattato San Giuliano, lui era tenuto a denunciare il ricatto e a non cedere, perché sei un rappresentante dello Stato, sei tenuto a essere irreprensibile, non ti devi piegare, altrimenti che facciamo? Se rappresenti lo Stato non puoi essere ricattabile né corruttibile. Fatevelo dire da una siciliana, che qua abbiamo le budella ancora sull'asfalto di rappresentanti dello Stato incorruttibili, e io non penso che Rosemary sia tipo a livello di Cosa Nostra. Vabbè, comunque io ci tengo a leggervela questa interrogazione che i consiglieri comunali di Pompei hanno posto a Giorgia Meloni, perché continuo a domandarmi: ho capito bene? Ditemi voi, ragazzi, che cosa ne pensate. Ditemi se anche secondo voi San Giuliano viene proposto come vittima del sindaco di Pompei. Allora, da come si sono sviluppati i fatti, sembra esserci un collegamento tra il premio al sindaco, il conferimento dell'onorificenza al ministro e la candidatura a capitale della cultura 2027 della città di Pompei. Se la boccia non è conosciuta nemmeno dalla Camera della Moda di Milano, allora il premio conferito al sindaco presso la sala stampa di Montecitorio sembra un'operazione di marketing per curare l'immagine dello stesso, cioè del sindaco. Nulla di più, in cui la figura del ministro della cultura molto probabilmente è stata, a sua insaputa, strumentalizzata. Si chiede pertanto al sindaco di chiarire i rapporti tra l'amministrazione comunale e la signora Maria Rosaria Boccia. Magari i cani si stanno innervosendo. Si dice più avanti nell'interrogazione: emergerebbe infine un collegamento tra il sindaco e la boccia, molto probabilmente presentata e accreditata al ministro, a San Giuliano, dallo stesso sindaco. Vista l'imminente organizzazione del G7 della cultura, la scelta di Pompei come capitale della cultura 2027 ed altro. Vuoi vedere che il villain ora è il sindaco di Pompei? Ma cosa ha da dire in sua difesa il sindaco? Dissociamento da Rosemary in corso. Il sindaco rilascerà un'intervista in cui dirà: quando io ho consegnato le chiavi della città a San Giuliano c'era pure Rosemary, è vero.
Ma non è che l'avevo invitata io, non mi sono manco chiesto come mai lei fosse lì, francamente, stava sempre con il gruppo del ministro Sangiuliano. Poi ragazzi, alla domanda, ma lei signor sindaco aveva già collaborato con Rosemary? Il sindaco risponderà, sì, 3 anni fa avevamo organizzato una festa cittadina e lei aveva uno stand di latticini, distribuiva assaggini di formaggi. E sicuramente, come sempre, Rosemary faceva un sacco di foto. Ogni foto diceva cheese. Poi ragazzi, dirà il sindaco, per quanto riguarda il G7 io mi sono messo d'accordo con il ministro Sangiuliano che si sarebbe organizzato qui a Pompei, ma Rosemary con sta cosa non c'entra niente, io non l'ho sentita, non l'ho vista mai a riunioni strategiche, a lei l'abbiamo tenuta completamente fuori dall'organizzazione del G7, ma Rosemary ha le foto. Ve la ricordate questa foto del 3 giugno? L'aveva condivisa su Instagram proprio Rosemary e a questo punto la ricondivide per rinfrescarci la memoria. Nella foto si vedono lei, il sindaco Sangiuliano e altri funzionari. Rosemary nella didascalia scriveva: oggi al comune di Pompei abbiamo incontrato il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per l'apertura del G7 Cultura. Quindi era una riunione proprio sull'apertura del G7 e Rosemary era presente. Il sindaco giustificherà questa foto dicendo no, non è come sembra, abbiamo solo preso un caffè insieme, non abbiamo mai parlato del G7 davanti a Rosemary, abbiamo parlato solo dell'illuminazione notturna degli scavi. Complimenti per la memoria, ma Rosemary ha le prove che la memoria invece lo tradisce purtroppo. Lo stesso giorno di quella riunione, infatti, il sindaco aveva pubblicato questo post su Facebook, una serie di foto insieme a vari funzionari e insieme a Maria Rosaria Boccia. Vi leggo ragazzi la descrizione scritta dal sindaco, G7 a Pompei, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano incontra il sindaco Carmine Lo Sapio al comune per definire i dettagli dell'organizzazione del G7 che si svolgerà a Pompei il prossimo 19 settembre. Quindi signor sindaco, si parlava del G7 e Rosemary c'era, era presente, altro che caffè. Ma forse c'è un errore ragazzi, lui non voleva scrivere G7 ma ginseng. Un errore di comunicazione. Comunque praticamente mi stanno sembrando tutti cazzari. Anche il sindaco sembra avere consentito a Rosemary di accedere a informazioni riservate sull'organizzazione del G7, nonostante lei non avesse alcun ruolo ufficiale per ottenere questi particolari. Le cose vanno fatte così ragazzi, a caso, senza criterio. Hai portato un'amica? Ah, ma è Rosemary, la figlia del Boccia. Mi ricordo quando eri alta così. Allora quindi Gennaristo, G7 lo dobbiamo fare agli scavi. Lo scandalo ormai è una valanga, i giornali gridano titoloni come se fosse scoppiata la terza guerra mondiale, le televisioni parlano H24 del Sangiuliano Gate. Mi sembra che in Italia ci siano anche delle altre priorità. No, non è una questione di gossip. La donna avrebbe registrato molte conversazioni tra che la nonna della Meloni ha stracciato la nomina di mia nonna. Il Sangiuliano Gate è ovunque, è un'ossessione nazionale, eppure lui ancora tace. Sangiuliano è ancora nascosto dietro un impenetrabile silenzio stampa e Giorgia Meloni non osa dire una parola. L'Italia ha gli occhi puntati su di lei perché tutti sanno che quando Giorgia aprirà bocca, quello sarà il momento in cui il destino di Jenny sarà deciso. E a questo punto, finalmente, Giorgia Meloni si palesa. Compare in TV, sembra un'apparizione mistica, la Madonna di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni rilascia la tanto attesa dichiarazione al programma 4 di sera su Rete 4. È calma, presumibilmente sotto effetto di Valium, non sembra affatto temere che cada il governo, anzi probabilmente ci spera. Ha già programmato eventualmente un ritiro spirituale di 40 giorni in Tibet. Vi leggo le parole che pronuncia nel suo video comunicato. Io ho parlato con il ministro Sangiuliano, soprattutto per le questioni che interessano il profilo del governo. Il ministro Sangiuliano mi dice che effettivamente lui aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico non retribuito. Poi ha fatto una scelta diversa, ha deciso di non dare quell'incarico di collaborazione. Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso ad alcun documento riservato particolarmente per quello che riguarda il G7 e soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona e queste sono le cose che a me interessano per i profili del governo. Il gossip lo lascio ad altri. Ma Rosemary ha le foto che la smentiscono e subito
le posta su Instagram e questa volta sono prove veramente pesanti. Questa volta non si tratta solo di selfie, ragazzi. Quelle postate da Rosemary sono foto di un documento ufficiale dal titolo Riunione dei ministri della cultura del G7 che si terrà a Napoli dal 19 al 21 settembre 2024. I documenti sono in parte censurati da Rosemary, ma si vede chiaramente che contengono tipo un elenco, probabilmente la lista degli argomenti discussi durante la riunione con relative sintesi. Uno dei titoli addirittura è sessioni di lavoro, 4 sessioni da 1 ora ciascuno. Ragazzi, sono dettagli che può conoscere solo chi ha partecipato, no? Dico, sembrano autentici questi fogli, non lo so, tutto è possibile, potrebbe anche averli scritti lei stessa su Word e stampati per fabbricarsi le prove. Alla fine Instagram non è il tribunale, non è una prova protocollata e certificata come autentica, però vi dirò che ad oggi non è stata smentita. Ma se questo non vi bastasse, sappiate che non è tutto. Maria Rosaria Boccia decide di pubblicare su Instagram un audio, la registrazione di una sua telefonata con il dottor Mazza. Di cosa parlavano in questa telefonata? Della firma che Rosemary aveva appena apposto nei documenti per la sua nomina a consigliere del ministro della cultura per i grandi eventi. Quindi, sentendo questa telefonata, come si fa a dire che non c'è mai stata la nomina? Sentite con le vostre orecchie, ragazzi. Buongiorno, parlo con il dottor Mazza? Sì. Salve, buongiorno. Io mi sono interfacciata con il suo collega Ferrari, Alessandro, che mi ha inviato una mail per la nomina di consigliere grandi eventi. Ah sì, buongiorno, parlo con la dottoressa Boccia? Sì, esatto, salve. Ah, buongiorno dottoressa, salve, sì, il collega in questi giorni non è in ufficio, però può chiedere sicuramente a me qualsiasi informazione. Grazie, gentilissimo. Allora, io praticamente le spiego, ho ricevuto la mail, tutto ok, poi ho firmato praticamente tutte quello che il GIODI aveva bisogno, poi è arrivato il decreto, il ministro l'ha firmato, io ho rifirmato, esatto. Ma chi è Mazza? Nel caso in cui qualcuno avesse ancora qualche dubbio, Rosemary decide di allegare addirittura la mail del dottor Mazza che dimostra in modo inequivocabile quello che si sente nella chiamata. In questa mail, datata 10 luglio 2024, vediamo un messaggio inviato da Alessandro Ferrari con un indirizzo istituzionale del Ministero della Cultura, come vedete dal chiocciola eccetera, a Maria Rosaria Boccia. In copia c'è Antonio Mazza, il tizio con cui lei parlava al telefono. L'email è chiarissima, Alessandro Ferrari fornisce i propri contatti e quelli del collega Mazza a Rosemary per qualunque cosa di cui abbia bisogno, qualunque esigenza lei possa avere relativamente alla sua nomina come consigliera del ministro per i grandi eventi. Quindi la nomina a consigliere del ministro per i grandi eventi c'è come nero su bianco, ragazzi, secondo queste prove presentate da Rosemary al tribunale di Instagram. A meno che Rosemary non sia una maga del fotomontaggio e non sappia anche usare l'intelligenza artificiale per creare conversazioni telefoniche fittizie. Magari ha ingaggiato qualche suo amico per creare una telefonata fake. Alla fine chi la conosce la voce del dottor Mazza? Ma ragazzi, considerata la sua abitudine di registrare e fotografare tutto, facendo pure i tour delle stanze di Montecitorio, io ci credo che lei abbia questo tipo di registrazioni. E poi francamente non credo che vai a commettere un reato del genere, della falsificazione di prove, creare documenti falsi in un momento in cui hai tutti gli occhi puntati addosso. Ma lo sbugiardamento di Rosemary anche a questo giro non finisce qui, perché Rosemary pubblica anche quest'altra mail. Il mittente è Narda Frisoni, capo della segreteria di San Giuliano. Ma il capo della segreteria non era quell'altro? Comunque, capo della segreteria di San Giuliano, la quale inviava 3 PDF a Rosemary in questa mail. Una era la carta di imbarco intestata a Boccia, un'altra era la carta di imbarco intestata a San Giuliano. Cioè,
Ragazzi, traduco, biglietti aerei. Infatti l'oggetto della mail è Voli San Giuliano Boccia. Significa che i biglietti dei viaggi di Rosemary che lei faceva con San Giuliano per andare agli eventi venivano fatti dal Ministero della Cultura, con buona probabilità quindi usando soldi pubblici, visto che a inviarglieli è la segreteria del Ministero. Quindi la situazione, ragazzi, è che Rosemary ha partecipato abusivamente a riunioni segrete, ha avuto accesso a documenti, a palazzi del governo, ha potuto registrare video tour, tenerli online per mesi, ha viaggiato plausibilmente usando soldi pubblici. Praticamente, in altre parole, si è comportata come una spia di alto livello con una facilità vergognosa ed è stata infine nominata consigliera del ministro per i grandi eventi, a quanto pare, cioè a quanto pare sta nomina era stata emanata veramente. E poi però cos'è successo dopo? Perché il portavoce di San Giuliano ha dichiarato che la nomina fosse un'invenzione di Rosemary, quando invece ci sono email, documenti, registrazioni che dicono il contrario? Buongiorno, sono la dottoressa Boccia. Perché l'hanno fatta passare per bugiarda? Cosa c'è dietro? Ebbene, ragazzi, tutto questo era solo l'inizio. Quelle che abbiamo visto sono solo alcune delle numerose prove che Rosemary è pronta a tirare fuori. Nei giorni successivi, Gennaro San Giuliano presenterà una lettera al giornale La Stampa in cui racconterà la sua versione. Dopodiché si farà intervistare per dire la sua e nell'intervista ammetterà di avere avuto una relazione con Rosemary e chiederà scusa in lacrime alla moglie e a Giorgia Meloni, le uniche due donne importanti della sua vita. Ma attenzione, perché anche Rosemary dopo di lui rilascerà la sua intervista e ci sarà una cosa che avremo chiara su di lei: registra tutto. Ma veramente tutto. Ha più video lei per noi che Filippo Bisciglia a Temptation Island per tutte le fidanzate. Rosemary ci mostrerà video e audio che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Dopodiché la polizia farà irruzione in casa sua per sequestrarle il telefono in seguito alla denuncia di San Giuliano. Ma di Ministero Island e delle scioccanti chat trovate sul telefono di Rosemary, che ragazzi ribaltano la situazione, parleremo nel prossimo capitolo della San Giuliano saga. Per il momento passo la parola a voi ragazzi, cosa ne pensate di questa storia? Secondo voi Rosemary e San Giuliano sono entrambi colpevoli, sono entrambi innocenti, oppure siete team Rosemary, team San Giuliano? Fatemi sapere la vostra opinione che io scendo subito giù a leggervi. Attenzione a quello che scrivete ragazzi, perché Rosemary vi screenshotta. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto del video ragazzi. Se veramente ce l'avete fatta a questo punto iscrivetevi anche al canale. Ci vediamo prestissimo al G7 che organizzerò prossimamente nel mio salotto. Siete tutti invitati, ma soprattutto ci vediamo prestissimo con il secondo capitolo della San Giuliano saga. E detto ciò vi mando un abbraccio ragazzi e a voi la linea.